Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasudeva Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasudeva Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasudeva Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasudeva Gaur Bhaktivinoda Vande Rupa Sanatana Raghunath Sri Gopala
Haribol, Hare Krishna a tutti. Allora, mi pare che Citra non sia ancora arrivata e Rukmini Prabhu arriverà tra 10 minuti, quindi cominciamo un po' a cantare. Cantiamo noi, purtroppo canterò io, purtroppo per voi, e poi appena vediamo Rukmini lasciamo a lei lo spazio. Tu stai attento che...
Srila Prabhupada ki jai. Rukmini Prabhu ki jai. Haribol, welcome. Togliete, ammutate Rukmini. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much for coming. Thank Very you. happy to have you here. Pretty much everyone is gathered. Some more people will come because we're on both Zoom and Facebook. So others will come on Facebook, but you won't see them. So we'll begin by, if you can chant, lead the kirtan, and then at 6 o'clock in 15 minutes, which is it'll be 12 o'clock your time, then well, give you a short introduction and then you can start the lecture. Okay, thank you so much. Thank you Thank for you. inviting me, all of you. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Chana Balama Girivaradhari Jaya Gopi Chana Balama Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarani
Yashodanandana Brajajana Randana Yamuna Tira Bhanachari Yamuna Tira Bhanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Yashodanandana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Vanachari Yamuna Tira Banachari Yamuna Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madana Mohan Radha Madana Mohan Radhe Jaya Radha Madana Mohan Radha Madana Mohan Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Gora Nitai 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 Prabhupada 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 Jai Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jai Prabhupada Ananta Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Padikajakachaja Astutara Satashi Sriman Shilabhai Charanad Vindu Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Tam Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Mayapur Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Book Distribution Ki Jai Prasadam Distribution Ki Jai All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavari Paschachare Shatarini. Hare Krishna. Thank you so much again for coming. And That's an honor. we're all very, very happy that you could come. And finally, for the first time, we hear about women in Krishna consciousness from a woman. We've heard so many times from men, but not from a woman. Siamo molto contenti di avervi qua con noi stasera, così finalmente per la prima volta sentiremo cosa vuol dire di essere in coscienza di Krishna dal punto di vista della donna, come è vissuto, e in più sua relazione con Srila Prabhupada. E lei è una delle prime devote nel 1968, aveva solo 16 anni, così si vede che più di 50 anni dopo è ancora luminosissima, sorridente, e si è impegnata tutti questi anni sempre in servizio di Krishna, sempre a diffondere e parlare di Krishna in tutto il mondo. Adesso è collegato per tanti programmi online, tanti programmi al Bhakti Center in New York, è parte del board del Bhakti Center di New York. Without further ado, please, if you can begin. And this is your translator, Chitra Devi.
Chitra. She's translated for everyone, for Sachinanda Maharaj, for Raghunath Maharaj. Arrivo. Arrivo, my very old friend. I'm seeing some really, really dear old friends, some new friends and some old friends. So thank you so much for inviting me. You know, Anuttama Prabhu and I, we love to find any excuse to go to Italy. So Zoom is not the same exactly, but thank you for inviting me. Such a great country. And thank you for inviting me to Vaikuntha via Bologna, right? And yeah, let me let you translate. Rukmini ha detto è bello vedere dei vecchi amici, come anch'io che lo conosco da anni, e dei nuovi amici. Ha detto che il suo carissimo marito Anuttama e lei cercano ogni scusa per poter venire in Italia perché è un paese che amano moltissimo e adesso però devono fare con Zoom come tutti gli altri e comunque ringrazia di averla invitata a Vaikuntha visto che è venuto dal centro Vaikuntha di Bologna. Thank you Molto so much. felice. And, you know, I just wanted to also say that I remember hearing once that Srila Prabhupada said that Italy is the India of Europe. And I Ricorda che couldn't- una volta Srila Prabhupada disse che l'Italia è l'India dell'Europa. Yes, such a rich culture. So much devotion, so much love of God, so much beautiful music and art. È una cultura ricca, molta devozione, amore per Dio, musica, arte. And the depths of religion. So it's really an honor to be with you. E anche profondità di religione, quindi è un vero onore essere con noi. Yes. So let me just chant some prayers of invocation. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangolam Ghayate Girim Yat Kripas Tamaham Bandhu Shri Gurum Dinataranam Vanchakapatarobhyascha Kripasindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again, thank you all so much for inviting me. It's really an honor to be here. Grazie molte a tutti per avermi invitato qui, è davvero un onore essere con voi. I was thinking to share some stories of some exemplary Vaishnavis, women on the path of bhakti. Pensavo di condividere delle storie di alcune devote esemplari sul sentiero della Bhakti. In ancient times, in the medieval period of the Bhakti Renaissance, and during Srila Prabhupada's time, and with a little nod to today. Nei tempi antichi, nel Medioevo, nel Rinascimento e ai tempi di Srila Prabhupada, tempi più recenti. So let's see what time allows, and I'd be happy if any of you have any questions or contributions at the end. Quindi vediamo cosa ci permette il tempo a disposizione, sarò felice di ricevere le vostre domande o altri contributi. The other day I was listening to a lecture by Srila Prabhupada, a recorded lecture, and he was talking about how Krishna consciousness means to change our material bhava into spiritual bhava.
L'altro giorno stavo ascoltando una lezione di Srila Prabhupada che spiegava che coscienza di Krishna significa cambiare il bhava materiale e trasformarlo in bhava spirituale. So I thought this was so interesting because usually we hear the word bhava in connection with levels of spiritual ecstasy, like astasatvika bhava. Era interessante perché in genere sentiamo questa parola bhava in corrispondenza con l'estasi trascendentale, l'amore per Dio. E sì. Eight types of ecstatic love or devotion in the heart of a pure devotee in relationship to Krishna. Ed è elencato come una forma di estasi spirituale nel cuore del puro devoto innamorato di Krishna. So here Srila Prabhupada was using the word bhava, that it could mean material emotions also. E qui Prabhupada ha usato la parola bhava in un significato che poteva essere anche di emozione materiale. Yeah, that Krishna consciousness means to transform material emotions into spiritual emotions. Ossia che la coscienza di Krishna significa trasformare le emozioni materiali in emozioni spirituali. So I was remembering the verse from Bhagavad Gita, 10th chapter, 8th verse, where Krishna says, should I chant the verse? Mi stavo ricordando un verso della Bhagavad Gita, capitolo 10, verso 8, che dice così. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam Buddha bhava samanvita. So Krishna says in English, I'll say it one line at a time. Krishna says, I am the source of all material and spiritual worlds. Krishna dice, io sono la fonte di tutti i mondi, materiali e spirituali. Everything emanates from me. Tutto proviene da me. The wise who know this perfectly La persona saggia che sa questo perfettamente engage in my devotional service and worship me with all their hearts. si impegna nel mio servizio devozionale e mi adora con tutto il cuore. So we're familiar with this word Buddha, right? Buddha means one who is wise or learned. Quindi noi abbiamo familiarità con questo termine Buddha. Buddha vuol dire saggio, illuminato, So such persons, intelligente. yeah, such persons are the ones, they worship me, Krishna says, with all their hearts. E quindi Krishna dice una persona di tal genere mi adora con tutto il cuore, con la sua intelligenza. So I have to say that I really love this about the path of bhakti, that it's not about negating emotions or about anything, negating anything material really. Mi piace questo del sentiero della Bhakti perché non nega le emozioni, non nega niente della parte materiale. It's about transforming and connecting all things of this world in consciousness and service to Krishna. Ma ha invece a che fare con trasformare e connettere ogni cosa di questo mondo nel servizio a Krishna. And there's another place in Bhagavad Gita, this is in his purport to Bhagavad Gita, 4th chapter, 24th verse. C'è un altro punto della Bhagavad Gita nella spiegazione, capitolo 4, verso 24. Prabhupada says something amazing in the purport there. Prabhupada dice una cosa di incredibile in questa spiegazione. He says that everything that exists is actually spiritual and existing in Krishna's Brahma Jyoti. Egli dice che ogni cosa che esiste è spirituale ed esiste nel Brahma Jyoti di Krishna. But he says when that Jyoti becomes covered by our desire to enjoy it separately from Krishna, it becomes covered by like a veil of material illusion. Ma dice che quando questo Jyoti diventa coperto dal nostro desiderio di godere separatamente da Krishna, allora questo Jyoti è coperto dal velo dell'illusione. What a good memory you have. I said too much at once. Oh, but he says that that veil or that covering, that veneer can be removed at once by offering it in service and reconnecting it. Ma dice che quel velo può essere tolto immediatamente collegandolo e offrendolo al servizio del Signore. Yeah. So this word bhava or emotion can have a spiritual or even a material connotation. Quindi questa parola bhava può avere una connotazione materiale o spirituale.
people tend to think of women as that we're more emotional than men, right? La gente in generale pensa che le donne siano più emotive degli uomini. But it's so interesting to me that that emotion doesn't need to be negated. It's about awakening our spiritual emotions in connection with Krishna, our love of God. Interessante notare che questa emozione non deve essere cancellata, ha a che fare con risvegliare le nostre emozioni spirituali al servizio di Dio nell'amore per Dio. So the point is that emotions are not a bad thing. Quindi il punto qui è che le emozioni non sono una cosa negativa. It depends on how they're used or how they're deployed. Ma dipende da come sono usate o da come sono usate bene o usate male. The wise, those who are wise, use their bhava or their emotions to love Krishna. E quindi la persona che è saggia usa le proprie emozioni, il proprio bhava per amare Krishna. So sometimes Srila Prabhupada also says that all over the world, in churches, temples, and mosques, these places of worship are filled with more women than men. E Srila Prabhupada notava che nei luoghi di culto come le chiese, i templi o le moschee ci sono molto più devote donne che frequentano rispetto agli uomini. Right? You know, women just offering their love to God more than the men. Perché le donne offrono il proprio amore a Dio più degli uomini. But sometimes as women, our emotions can also betray us. Ma a volte le emozioni delle donne, di noi donne, possono anche tradirci. Sometimes we fall victim to sentiment or misplaced attachment or misplaced compassion even. A volte cadiamo vittime dei sentimenti, oppure mettiamo nel posto sbagliato i sentimenti o ne diventiamo vittime. Jesus Christ told his disciples that they should be as wise as serpents and as gentle as doves. Gesù Cristo diceva che dobbiamo essere furbi come i serpenti, ma innocenti come le colombe. Doesn't that make so much sense? That, yeah. Secondo voi questo ha senso? Che senso ha? Cosa vuol dire? Like a serpent, to be always aware and vigilant, careful. Vuol dire come un serpente dobbiamo essere sempre allerti, vigili, attenti. Don't be neglectful, don't be complacent, don't get allured. Non essere illusi, non essere negligenti. Yeah. You know, allured by someone who might want to harm you. Non essere illusi, confusi da qualcuno che vuol farci del male, ad esempio. Right? Sometimes this is a problem for women. A volte questo è un problema per le donne. And then be like a dove, be gentle, be kind. Essere come una colomba vuol dire siate gentili, siate delicati. We have the example of Sita Devi. Abbiamo l'esempio di Sita Devi. She was charmed by the magical dancing deer, the magical deer that came before her. Lei fu illusa, catturata da quel cervo dorato magico di Ravana. It was actually a conspiracy between the evil king Ravana. Ma era in realtà una cospirazione dal malvagio re Ravana. And this shape-shifting wizard Maricha. E dal mago che cambiava aspetto, Maricha. And he had disguised himself as the deer. Che si era trasformato in cervo. So Sita begged her husband, Lord Ram, please catch it for me. I want to keep it as my pet. E quindi Sita disse al marito Rama, per favore catturalo per me, lo voglio tenere come il mio animaletto. And Ram, of course, being all-knowing, he was suspicious. Ma Rama, essendo un uomo, in realtà era sospettoso. But he also wanted to please her. Ma voleva soddisfare però Sita. He didn't want to leave her alone in the dangerous forest, and so he asked his noble brother Lakshman to care for her in his absence. E quindi non voleva lasciarla sola mentre andava nella foresta e chiese al suo nobile fratello Lakshman di guardare Sita. So I think you know the story. Ram began chasing the deer. Quindi penso che conosciate la storia. Rama iniziò a inseguire il cervo.
And then finally the wizard disguised his voice to sound like the voice of Ram. E alla fine il mago trasformò la sua voce facendola suonare come la voce di Rama. And he was crying out, Lakshman, Sita, help, help me. E iniziò a gridare, Lakshman, Sita, per favore, aiutatemi. And Lakshman knew that, of course, Ram could not be in trouble, but Sita insisted that he go to assist his brother Ram. Naturalmente Lakshman sapeva che suo fratello non avrebbe potuto essere in pericolo. Invece Sita insisteva, per favore, vai ad aiutare Rama. But Lakshman, before leaving, he drew a mystic circle of protection around Sita. Ma prima di andare via, Lakshman disegnò un cerchio magico di protezione intorno a Sita. And he told her that she would be safe if she did not step out of the circle. E le disse che sarebbe stato al sicuro se non fosse uscita fuori da questo cerchio. Then the hideous Ravana came dressed as a sadhu. E poi quel malvagio di Ravana arrivò vestito da sadhu. And he exploited Sita's kind service attitude and her respect for holy sages. E sfruttò l'attitudine servizievole e il rispetto che Sita provava per i sadhu. When he begged her for alms, she folded her hands and asked him to please sit down on a nearby log and wait until her husband returned. E quando lui chiese l'elemosina, lei le disse, per favore siediti, aspetta con me fin tanto che arriva mio marito. He pleaded with her that he was so hungry. Ma lui le implorò che aveva tanta fame. She told him that she couldn't come out of the circle, and then he impatiently tried to grab her. Lei disse, non posso uscire dal cerchio, ma lui impaziente cercò di afferrarla. But then he got scalded by the flames of the protective circle. Ma poi si scottò dalle fiamme di quel cerchio di protezione. And he told her, will you let a sage die of hunger? If you don't step out and serve me some food, I'll leave and you will have offended a sage. E lui disse, come puoi lasciare qui un sadhu affamato? Se non mi dai da mangiare, io me ne andrò via e tu avrai offeso un saggio. So she was afraid that Rama would have to suffer a severe reaction to offending a holy man. E allora lei aveva paura che Rama avrebbe sofferto di una terribile reazione se lei avesse offeso quest'uomo santo. She stepped out to give him some alms, and then he pounced on her and abducted her. E lei uscì fuori dal cerchio, si sporse fuori dal cerchio per dargli cibo, elemosina, lui la afferrò e la rapì, portò via. So we have to be on guard, not just in dealing with our lower nature, but our own vices. Quindi dobbiamo stare attenti quando abbiamo a che fare con la nostra natura bassa, i nostri vizi. But also with our own virtues as well. Ma anche quando abbiamo a che fare con le nostre virtù. Sita's saintliness, her devotion to honoring sadhus. La santità, la devozione di Sita verso i sadhu, le persone sante. Her uncritical service attitude. La sua attitudine di servizio non critica, non giudicante. All these things made her vulnerable. Tutti questi sentimenti la resero vulnerabile. So I was thinking actually that Srila Prabhupada has also given us a circle of E stavo pensando che anche Srila Prabhupada ci ha dato questo cerchio di protezione. If we try to live following regulative principles, chanting the holy name, reading holy scriptures. Se noi cerchiamo di non seguire i principi regolatori, di non cantare i santi nomi, di non studiare le scritture Associating with saintly people. Se non ci associamo con le persone sante. Contrario, cita contrario. Se cerchiamo di cantare. Se cerchiamo di fare queste cose. Yeah. Then we will also be protected by that circle of protection of the wonderful instructions of our Guru. Allora saremo protetti da questo cerchio e questa è una bellissima istruzione che ci ha dato. So the point is not to blame Sita as a victim in this situation.
Quindi il punto è di non giudicarla come vittima di questa situazione. The point is that we must be alert and vigilant, Il punto è che noi dobbiamo essere in allerta e vigili, as wise as a serpent and as gentle as a dove. saggi come serpenti e gentili come le colombe. In this world, there are always those who want to exploit and abuse other people. In questo mondo ci sono sempre persone che cercano di sfruttare e abusare di altre persone. As women, we have to be careful and use wise discretion. E noi donne dobbiamo essere attente e essere sagge e allerti, fare attenzione. In the history of the heinous killing of the 5 sleeping sons of Draupadi by Ashvatthama, Nella storia in cui Ashvatthama uccide i 5 figli di Draupadi mentre dormono, this story is given in the first canto of Srimad Bhagavatam. questa storia viene dal primo canto dello Srimad Bhagavatam. Krishna wants that Ashvatthama, the murderer of the sons, Krishna wants him killed. Krishna vuole uccidere Ashvatthama, l'uccisore dei figli di Draupadi. But Draupadi, as a mother, she feels compassion for the mother of Ashvatthama. Ma Draupadi, come madre, sente compassione per la madre di Ashvatthama. That his mother should not be crying the way she is crying now. Lei non voleva che quella madre piangesse nel modo in cui lei ora stava piangendo. For her own sons. Per i suoi figli morti. So Arjuna has to find a place of discernment between the order of Lord Krishna and the compassion of Draupadi. E quindi Arjuna dovette trovare un equilibrio fra l'ordine di Krishna e la compassione di Draupadi. And then Arjuna strikes a balance by cutting the hair and the jewel from the head of Ashvatthama. E allora Arjuna trovò la soluzione strappando i capelli da Ashvatthama, che era un disonorevole. And he drives him out of their camp. Era un gesto di disonore e lo mandò via dal campo. So with the heart of a mother, was Draupadi perhaps too compassionate? E quindi col cuore di mamma Draupadi fu forse troppo compassionevole. In any case, she was a Vaishnavi and she didn't seek revenge. Ad ogni modo lei era una Vaishnavi, quindi non cercò vendetta. Often we hear that women need to be protected. Spesso sentiamo che le donne devono essere protette. Protected from what? Ma protette da cosa? Protected from men who would exploit or abuse them. Protette da uomini che le vogliono abusare o sfruttare. Or perhaps sometimes protected from their own emotions, their sentimentality, too much compassion, too much attachment. Oppure protette dai loro sentimenti, emozioni, da troppa compassione, troppo sentimentalismo. So it goes both ways, really. That a woman of good character is a good protection in the life of a man also. E quindi funziona anche in modo inverso, che una donna dal buon carattere è una buona protezione anche nella vita di un uomo. And a man of good character is a blessing of protection in the life of a woman. E un uomo dal buon carattere è una benedizione, una protezione nella vita di una donna. We protect what's precious to us, like a jewel or a treasure. Noi proteggiamo ciò che ci è prezioso, come un gioiello prezioso. If something is precious, we don't just throw it in the street. Se qualcosa abbiamo di prezioso non la buttiamo via per strada. But protection is not about control or manipulation. Ma proteggere non vuol dire manipolare o controllare. Not the way the mafia in so many countries gives so-called protection. Non nel modo in cui la mafia in molti paesi dà la cosiddetta protezione. Yeah. So in Krishna consciousness, we try to live a sattvic life, avoiding the lower modes of passion and ignorance. Quindi nella coscienza di Krishna cerchiamo di non coltivare le influenze della natura inferiore, ma cerchiamo di essere sattvici. And in that way, both men and women can protect each other
and remind each other to take shelter of Krishna's ultimate protection. E in questo modo uomini e donne possono proteggersi l'uno con l'altro e ricordare gli uni agli altri di prendere la protezione, il rifugio di Krishna, in ultima analisi. And really to remain in that circle of Krishna's loving protection. E rimanere in quel cerchio di amore e protezione di Krishna. Right? If you love someone, you try to respect what they say. Se amate qualcuno, volete rispettare ciò che dicono. And if you don't have that kind of a relationship or protection from a man, E se non avete quel tipo di relazione o di protezione da un uomo, then take deep shelter of the saintly association of Vaishnavi friends. allora prendete un profondo rifugio in un'associazione di un Vaishnava, di un devoto. Yeah, take shelter of friends who are serious about their practice of bhakti. Prendete rifugio in amici che sono seri nella loro pratica della bhakti. Srila Prabhupada once told Yamuna Devi and Dina Tarni Una volta Srila Prabhupada disse a Yamuna Devi e Dina Tarini that association can be 2 or it can be 200. che l'associazione può essere di 2 persone o di 200 persone. So find serious-minded Vaishnavi association for nourishing each other's Krishna consciousness. Quindi cercate una seria associazione di Vaishnava per nutrire la vostra coscienza di Krishna. He told them that your temple doesn't have to be some huge gargantuan project. Diceva, il vostro tempio non deve essere per forza una comunità enorme, gigantesca. He told them it can be small, but you can create a sacred atmosphere like Vrindavan by your practice. Diceva, può essere piccola, però potete creare l'atmosfera di Vrindavan attraverso la vostra pratica. By serving Krishna together, chanting japa and kirtan, and by regular study of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Servendo Krishna insieme, cantando, recitando i giri, studiando regolarmente lo Srimad Bhagavatam insieme. Right. And if we loudly call out Krishna's name, even in the most dangerous situation, Krishna will come to protect us. E se con amore chiamate il nome di Krishna, anche nelle situazioni più pericolose, Krishna verrà ad aiutarvi, In the proteggervi. same way he came for Draupadi when she called out, Hey Krishna, Hey Govinda. Così come arrivò per Draupadi quando ella gridò, Ehi Krishna, oh Govinda. And this actually happened to Yamuna Devi once, and Srila Prabhupada told the story afterwards. Questo in realtà è qualcosa che successe a Yamuna Devi una volta e Srila Prabhupada ci raccontò più avanti la storia, questa storia. She was walking alone in the street in San Francisco. I don't know if it was nighttime. Stava camminando da sola per le strade a San Francisco, non sappiamo se fosse di notte, But some men with evil intentions surrounded her. e un uomo con intenzioni malvagie la circondò. And she yelled out at the top of her lungs, Lord Nrsingadev! E urlò con tutto il fiato che aveva in corpo, Signore Nrsingadev! And Yamuna Devi had a very strong voice. E Yamuna Devi aveva una voce molto forte. And all those men ran away. E tutti quegli uomini scapparono via. So the point is, don't be foolish. Don't put yourself in harm's way. E quindi il punto è, non siate sciocchi, non mettetevi in situazioni pericolose, But chant Krishna's name always. ma cantate sempre i nomi di Krishna. And if you're ever in danger, E se siete mai in pericolo, and there is always danger in this world, e c'è sempre pericolo in questo mondo, in life or in death, nella vita o nella morte, chanting his name will always keep you connected to him. cantare i suoi nomi vi manterrà sempre connessi a Lui. Yeah. So I was given the title for this class, Women in Krishna Consciousness. Mi è stato dato come titolo di questa conferenza Le donne nella coscienza di Krishna, la vita delle donne in coscienza di Krishna. And that's okay. It's a fine title. It's a E fine questo title. va bene, è un bel titolo. But I was thinking that it's actually an oxymoron also. Oxymoron. My phone speaks Italian. And I asked my phone, what is the Italian word for oxymoron? It is ossimoro, right? Ossimoro? Ah, ossimoro.
Ossimoro. Ossimoro. Yeah. Ossimoro. 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 Okay. Ossimoro. So Very why? difficult. Yeah. So why do I say that? Why do I say that this is an ossimoro? Allora, ossimoro è una parola un po' rara, è come mettere insieme due cose opposte che non possono stare insieme, come dire ghiaccio bollente. Because if we think we are women in the true spiritual sense, then we're not being conscious of ourselves as Krishna's eternal Jiva souls. Perché se noi diciamo di essere donne in coscienza di Krishna, vuol dire che non siamo consapevoli del fatto che siamo anime in questo percorso, Beyond this temporary body of a woman or a man. oltre questo corpo materiale di donne e di uomini. So in one sense, Atma means body, mind, and soul. In un certo senso, Atma vuol dire corpo, mente e spirito. In one sense, we are Jivatma, just traveling through a human experience. In un certo senso siamo Jivatma, semplicemente in viaggio in un'esperienza umana. Today as a woman, tomorrow perhaps as something else. Oggi come donne, domani forse come qualcos'altro. Did you ever hear the story of one early Vaishnavi, which means Vaishnavi means devotee, a woman devotee of Krishna? Avete mai sentito la storia di una antichità di una Vaishnavi? Vaishnavi vuol dire devota, donna di Krishna. So she asked Srila Prabhupada, why are women considered less intelligent? E questa chiesa Srila Prabhupada, ma perché dicono che le donne sono meno intelligenti? And he said, typical Srila Prabhupada, Rispose in una tipica maniera di Srila Prabhupada. he said, if you think you are a woman, then you are less intelligent. Se tu pensi di essere una donna, allora tu sei meno intelligente. He said something similar to the great African-American sannyasi Bhaktitirtha Swami. E disse una cosa simile al grande sannyasi afroamericano Bhaktitirtha Swami. In his early days as a young devotee, Nei suoi primi tempi, come giovane devoto, he asked Srila Prabhupada, do you know that there is racism in your Krishna consciousness movement? chiese a Prabhupada, ma tu lo sai che c'è del razzismo nel tuo movimento per la coscienza di Krishna? And Srila Prabhupada said something like this, if yes, and if you come down to their level, you are no better than they are. E Prabhupada rispose, sì, lo so, ma se tu vai giù al loro livello, allora vuol dire che non sei meglio di loro. So how does Srila Prabhupada define intelligence? E quindi com'è che Srila Prabhupada definiva l'intelligenza? How does he define knowledge? Com'è che definiva la conoscenza? If you look in Bhagavad Gita, 10th chapter, 4th and 5th verse, you can look at Srila Prabhupada's purport in the first paragraph. Se guardate la Bhagavad Gita, capitolo 10, versi 4 e 5, potete vedere la definizione di Srila Prabhupada di intelligenza, So nella he says, spiegazione. intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective. Diceva, intelligenza si riferisce al potere di analizzare le cose nella giusta prospettiva. And knowledge refers to understanding the distinction between matter and spirit. E conoscenza si riferisce al comprendere la distinzione tra materia e spirito. So on the path of bhakti, this kind of discernment signifies knowledge and intelligence. Quindi nel cammino della Bhakti è importante definire intelligenza e conoscenza. So we may find some men who have less of that kind of discerning intelligence and some women who maybe have more. Quindi possiamo trovare un uomo che ha meno di questo potere di discriminare intelligenza e conoscenza e donne che ce l'hanno di più sto potere discriminatorio. There may be many university degrees in different subjects. Ci possono essere molte lauree universitarie in diverse materie. But for those on the spiritual path, on the path of bhakti, this is the beginning. Ma per coloro che sono sul sentiero spirituale della Bhakti, questo è solo l'inizio. This is the essence, to know oneself as pure spirit soul. Questa è l'essenza, capire la differenza tra anima e corpo. Beyond the temporary coverings of the body.
al di là della copertura temporanea di questo corpo materiale. And we may be living in this world as men or women, Possiamo vivere in questo mondo come uomini o donne, with families or as monastics, come uomini di famiglia o come monaci, but if our goal is focused on this goal of spiritual realization, on the goal, ma se il nostro obiettivo è fisso nello scopo della realizzazione spirituale, this goal of attaining the lotus feet of Lord Krishna, se abbiamo questo obiettivo di ottenere l'amore per Krishna, then that is intelligence, that is wisdom. allora questa è intelligenza e questa è saggezza. So again, that Buddha Bhava Samanvita. E quindi nuovamente Buddha, intelligenza, Bhava, emozione, Samanvita. Right. Srila Prabhupada, he envisioned traditional roles for women so that we would be happy, so that we would not be exploited. Srila Prabhupada aveva in mente dei ruoli tradizionali per le donne, in modo che non fossero abusate o sfruttate, But in che some way, fossero felici. Srila Prabhupada was radical as well. Ma Srila Prabhupada è stato anche radicale allo stesso modo. You can't really put him in a box. Pardon? You can't really put him in a box. Non possiamo mettere Srila Prabhupada in una scatoletta. And we see this in Srimad Bhagavatam, that pure bhakti is lifted up above any external varnashram rigidity. E vediamo nello Srimad Bhagavatam che la bhakti è messa in alto, al di sopra di ogni rigidità del varnashrama. And whatever Srila Prabhupada said has to be understood in context of everything else he said. E tutto quello che Srila Prabhupada disse deve essere messo in confronto con le altre cose che ha detto. We can't take statements he made out of context of everything else he said. Non potete prendere le sue affermazioni fuori dal contesto e fuori da tutto quello che ha detto. Once he said that the acharya or the great teacher is never stereotyped. È detto che l'acharya, il grande maestro, non è mai stereotipato. Srila Prabhupada wrote to one woman disciple, Himavati. Prabhupada scrisse a una discepola, Himavati, that traditionally women were at home because that was the culture. che tradizionalmente le donne stanno a casa perché questa è la cultura. But he told her that he was so pleased to see his women disciples preaching along with the men. Ma disse anche che era molto felice quando vedeva le sue discepole donne predicare insieme agli uomini. He really encouraged his women disciples to use their God-given talents to the best of their abilities. E incoraggiò davvero tanto le sue discepole donne di usare le loro qualità date da Dio per il movimento, per Krishna, per Dio. When he first brought his Western disciples to India in 1970, la prima volta che portò le sue discepole in India nel 1970, he had Yamuna Devi and Kausalya Devi leading the kirtans. Fece guidare il kirtan da Yamuna Devi e Kaushala Devi. And Himavati was giving lectures before thousands of people. E Himavati dava la lezione di fronte a migliaia di persone. And he always gave full facility to Vishaka to use her brilliant abilities as a photographer. E diede anche piene opportunità a Vishaka finché usasse tutte le sue belle qualità di fotografa. You may know the story of when Malati was cooking for Srila Prabhupada in Mayapur. Forse sapete la storia di quando Malati cucinava per Srila Prabhupada a Mayapur. It was under extremely austere and demanding circumstances. Lo faceva in circostanze estremamente austere e di grande sacrificio. She had her baby daughter. She had to cross the river and return with her baby daughter by rickshaw, then by boat. Aveva una piccola bambina, figlia, e doveva ogni volta attraversare il fiume con la barca e poi col rickshaw, sempre con questa bambina piccola. Just to buy the vegetables even before beginning to cook in the morning. E doveva andare a prendere le verdure anche prima di poterle cucinare. And using a very difficult, impossible kerosene stove.
e aveva un fornello veramente impossibile da usare. And Srila Prabhupada was so exacting in what he wanted and how it should be done. E Srila Prabhupada era molto preciso in quello che voleva da mangiare e come doveva essere cucinato. She was about to tell him that this is impossible, I can't do it anymore. E lei stava per dirgli: questo è impossibile, non lo posso più fare. But one day, Srila Prabhupada's very conservative godbrothers came for lunch. Ma una volta un confratello molto conservatore di Srila Prabhupada arrivò a pranzo. They were a bit critical that he had a woman cooking for him. Erano un po' critici sul fatto che Srila Prabhupada si faceva cucinare da una donna. That was unheard of for a sannyasi or a renunciate. Non l'avevano mai sentito da un sannyasi o da un rinunciato. Malati was just trying to serve them all, trying to be invisible. Malati stava cercando di servirli tutti, ma di rendersi anche invisibile. She was bringing in the plates, just crouching down with her sari over her head. Stava portando i piatti, ma nascondeva la testa col sari. And she heard Srila Prabhupada's voice saying to his godbrothers, E sentì la voce di Srila Prabhupada che diceva ai suoi confratelli. he said, yes, she cooks for me and I criticize her. And she is a woman. Sì, lei cucina per me e io la critico anche, e inoltre è anche una donna. Then he said this amazing thing. Ma poi disse una cosa incredibile. He said, and she would slit her throat for me and I would do the same for her. E lei si farebbe sgozzare per me e io farei la stessa cosa per lei. Those godbrothers could not have imagined such dedication from a disciple. I suoi confratelli non avrebbero potuto immaginare la dedizione che avevano i discepoli di Prabhupada. Or such unprecedented love for a young woman disciple from her guru. O non potevano immaginare che un guru potesse avere un amore mai visto prima per una discepola. In Srimad Bhagavatam, there are examples of great devotees who are both men and women. Nello Srimad Bhagavatam ci sono esempi di grandi devoti che sono sia uomini che donne. And materialistic people who are both men and women. E anche di persone materialiste che sono uomini o donne. There is no discrimination based on gender or birth or position. Non c'è discriminazione basata sul genere, sulla nascita o sulla posizione. Or even species, as we see in the story of the elephant Gajendra. O neanche di specie, come vediamo nella storia dell'elefante Gajendra. It's always been interesting to me that one of the most technical parts of Srimad Bhagavatam in the third canto E mi è sempre sembrato interessante che una delle parti più tecniche del Bhagavatam nel terzo canto, the Sankhya philosophy spoken by Kapiladev, che tratta della filosofia Sankhya enunciata dal signore Kapiladeva, is spoken to a woman, to his mother, viene enunciata a una donna, a sua moglie, sua madre, to the great Devahuti. la grande Devahuti. So the wisdom texts of Bhakti always uplift pure devotion and bring down E quindi la grande saggezza della Bhakti porta su la pura devozione. bring down those who are proud of their wealth or their position or their power or their birth. E porta giù, umilia invece coloro che sono orgogliosi della loro posizione, della loro ricchezza, della loro nascita. Or proud of their great learning. Oppure sono orgogliosi della loro grande erudizione. Little Prahlad Maharaj, born in the family of demons. Il piccolo Prahlad Maharaj era nato in una famiglia di demoni. Or the so-called demon Vritrasura, bringing down the pride of Indra. O anche il cosiddetto demone Vritrasura che imbarazzò persino Indra. Or the wives of the Brahmins who were performing sacrifices. Oppure le mogli dei Brahmana che stavano eseguendo i sacrifici. The proud Brahmins ignored the request of the little cowherd boys. Gli orgogliosi fieri Brahmana avevano ignorato le richieste di questo piccolo pastorello. But their wives who were pure devotees ran to the forest to bring their offerings to Krishna and Balaram. Ma le loro mogli erano delle devote e corsero nella foresta per aiutare Krishna e Balarama.
And they left their husbands who were cursing themselves and honoring the astounding pure devotion of their wives. E lasciarono lì i mariti che si maledirono per il fatto che loro avevano avuto una mancanza, mentre le loro mogli si erano dimostrate delle pure devote. Yeah, I really love that part of the Bhagavatam where those Brahmins are saying, to hell with our aristocratic birth. E mi piace quella parte del Bhagavatam dove i Brahmana dicono al diavolo la nascita aristocratica, To hell with our great learning. al diavolo la nostra grande conoscenza. And they're realizing how they didn't know anything and their wives were so pure in loving God, the goal of the Vedas. Perché realizzarono di quanto loro non sapevano niente, mentre le loro mogli avevano tanto amore verso quello che era il vero oggetto dei Veda. And of course, the illiterate village girls of Vrindavan, the gopis, the greatest of all of Krishna's devotees. E naturalmente quelle ignoranti donzelle, pastorelle di Vrindavana, le gopi, sono in realtà le più grandi devote di Krishna. Srila Prabhupada used to often chant the prayers of Kunti Devi in times of danger or ill health. Srila Prabhupada cantava spesso le glorie di Kunti Devi in momenti di pericolo. In her humility of pure devotion, she prays to Lord Shri Krishna. Nella sua umiltà della pura devozione, ella pregò così per Krishna. You've appeared for the great munis and mental speculators. Tu sei apparso ai grandi muni, grandi speculatori mentali, Those who know how to discriminate between spirit and matter. a coloro che sanno come discriminare tra spirito e materia. Then she says so humbly, how can we women know you perfectly? E poi disse in maniera molto umile, come possiamo noi donne capire questo perfettamente? But of course, Lord Krishna was more pleased by her humble, heartfelt prayers than Ma naturalmente Krishna era più soddisfatto delle sue preghiere rese in maniera umile con tutto il cuore, than he would be by any muni or mental speculator. di quanto avrebbe potuto esserlo dalle preghiere di un muni o di uno speculatore mentale. I love the story of Pingala, the prostitute, described in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Mi piace la storia di Pingala, la prostituta descritta nell'11° canto del Bhagavatam. She was financially invested in her work as a prostitute. Lei finanziariamente si manteneva col suo lavoro da prostituta. But she was also emotionally invested, like she had the material bhava. Ma aveva anche un bhava materiale, sentimenti materiali. And she was standing outside her home at midnight, looking for a man who had money. Ed era a casa a mezzanotte che cercava un uomo che avesse soldi da darle. Looking for a man who would accept her love. E cercava un uomo che avrebbe accettato il suo amore. But then she had an epiphany. Ma poi ebbe un'epifania, una nuova nascita. She says, why am I looking for love from men who should be the objects of my pity? Perché dovrei cercare l'amore di un uomo che dovrebbe essere l'oggetto della mia pietà? Why have I for so long been ignoring the Lord of my heart? Perché per tanto tempo ho ignorato il Signore del mio cuore? Who has always been there waiting for me to turn to him in love. Che è stato sempre lì vicino a me, che mi aspettava che io rivolgessi a Lui il mio amore. To offer him my love and receive his love in return. Che aspettava che io gli dessi l'amore per darmi indietro il suo amore. Yes. Al contrario. Pingala. She transformed her material bhava into spiritual bhava. Pingala trasformò il suo bhava materiale in bhava spirituale. So there were many great women devotees or Vaishnavis in Bengal, Odisha, and Vrindavan during the time or after the time of Lord Chaitanya. Ci sono state molte grandi donne Vaishnavi in Bengala, Orissa, Vrindavan, anche durante i tempi di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, so I wanted to share a story of a great Vaishnavi whose name was Krishna Priya Thakurani.
Voglio condividere una storia di una grande Vaishnavi il cui nome è Krishna Priya Thakurani. She was living at Radhakund as a renunciate along with her sister Vishnu Priya. E viveva come rinunciata al Radhakunda e insieme a Vishnupriya. And this story is given in the biography of Vishwanath Chakravarti Thakur. E questa storia è narrata nella biografia di Vishwanath Chakravarti Thakur. This is after the time of Lord Chaitanya, right? Questo è successo dopo l'avvento del Signore Chaitanya, dopo la sua venuta. Yeah, so these two sisters were such great devotees that they were entrusted with the worship of the Shalagram Shila. Queste due devote erano così brave che gli fu data la responsabilità di adorare la Salagram Shila. That had been given by Lord Chaitanya to Raghunath Das Goswami. Che il Signore Chaitanya aveva dato a Raghunath Das Goswami. And after that it was given to Krishnadas Kaviraj. Dopodiché fu data a Krishnadas Kaviraj. And then given to Mukunda, and Mukunda gave this wonderful Shila to them. E poi fu data a Mukunda, il quale la dette a queste due devote. So Govardhan Shila means a worshipable rock from the Govardhan Hill, in case you don't know. Govardhan Shila vuol dire l'adorazione di una pietra che proviene dalla collina Govardhana. So she was attending, this Krishna Priya Thakurani was attending a Srimad Bhagavatam class that was being given by her disciple. Quindi questa Krishna Priya Thakurani stava partecipando a una lezione sul Bhagavatam che veniva data da una sua discepola. He was a great erudite scholar and a famous speaker of Bhagavad Gita. E questa era una grande erudita e una grande conoscitrice della Bhagavad Gita. And his name was Rupa Kaviraj, not to be confused with Rupa Goswami. E il suo nome era Rupa Kaviraj, che non deve essere confusa con Rupa Goswami. So this Krishna Priya Thakurani, she was listening to the class, but she was also quietly chanting while she was listening to the class. Quindi questa Krishna Priya Thakurani stava ascoltando la lezione, ma mentre ascoltava, piano piano stava recitando anche i santi nomi. Because she was on such a high level of devotion that she couldn't stop her lips from chanting always. Perché era a un livello così alto di devozione che non riusciva a fermarsi di recitare i santi nomi costantemente. But this arrogant, proud speaker of Bhagavatam started chastising her. How can you listen to the Bhagavatam if you're chanting at the same time? Ma questa arrogante che stava recitando lo Srimad Bhagavatam le disse: come fai a prestare attenzione se stai recitando i santi nomi? I don't know if this has ever happened to you. It's happened to me before. You're sitting in the Bhagavatam class and someone has to catch up on their japa and they're sitting behind you chanting japa. Non so se vi è mai successo, qualche volta anch'io do la lezione dello Srimad Bhagavatam e c'è qualcuno che deve ancora recitare le sue preghiere, allora si siede lì davanti recitando il japa. And you're thinking, how can you hear both things at once? E voi pensate, come fa a ascoltare le due cose contemporaneamente? But because I knew this story, I had heard this story before, I couldn't get angry at the person who was sitting behind me chanting japa in the Bhagavatam. Ma siccome avevo già sentito, conoscevo questa storia, allora non sono riuscita ad arrabbiarmi con questa persona dietro di me che continuava a recitare il japa. You know, who am I to judge? Maybe this person can't stop chanting japa. Chi sono io per giudicare? Magari questa persona non riesce a fermarsi di cantare il japa. So anyway, this Rupa Kaviraj started yelling at her and criticizing her. Who do you think you are? E comunque questo Rupa Kaviraj iniziò a urlarle e disse: ma chi credi di essere? La castigava. Telling her to stop chanting japa, Le but she disse: couldn't stop. smetti di cantare il japa, ma lei non riusciva a smettere. She was so elevated, so pure. Era così elevata, così pura. She was not offended. She didn't mind. Non si sentì per niente offesa, non le dispiaceva. But by criticizing her, he fell down and he was banned from the community. Ma nel criticare lei, lui cadde e fu bandito dalla comunità. He left Vrindavan and he was wandering around
he went back to Odisha. Lasciò Vrindavana e iniziò a vagare, se ne tornò indietro nell'Orissa. And it said that he died as a leper. Ed è detto che morì di lebbra. So we have to be careful not to offend Vaishnavas. We also have to be careful not to take offense, not to get offended. Quindi dobbiamo stare attenti a non offendere i Vaishnava e anche attenti a non rimanere offesi. So I wanted to share some other stories with you. There's a story of a Japanese girl. She was married to an American, and they were in Los Angeles. Voglio condividere altre storie con voi. C'era una devota giapponese che era sposata con un americano, vivevano a Los Angeles. And she didn't speak very much English. She came to get initiated from Srila Prabhupada. Non parlava molto l'inglese, era venuta per prendere iniziazione da Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada asked her, "What do your parents think of this?" E Srila Prabhupada le chiese, cosa pensano di questo i tuoi genitori? And she didn't understand so much. Her husband translated for her. Lei non capiva tanto, allora suo marito tradusse per lei. And she told Prabhupada, "I don't have any parents. My parents have passed away." E lei disse a Prabhupada, non ho genitori, i miei genitori sono morti. So when she said, "I don't have any parents," Prabhupada said, "Who brought you, the stork?" E allora quando sentì questo, Prabhupada, che non aveva genitori, Prabhupada disse, ma allora chi è che ti ha portato? La cicogna? She was a brand new devotee, and Srila Prabhupada gave her and her husband an instruction at that moment. E allora Srila Prabhupada diede a lei e a suo marito un'istruzione in quel momento. Srila Prabhupada said, "You should go back to Japan," and he told her, "You should become the temple president, and you should preach Krishna consciousness in Japan." E allora le disse, torna indietro in Giappone, devi diventare il presidente del tempio e devi predicare la coscienza di Krishna. So I wanted to tell that story because very often these days people are saying, "Oh, Srila Prabhupada never made any women temple presidents." E non so se avete sentito questa storia, perché a volte si dice che Prabhupada non nominò nessuna donna presidente del tempio. Yeah, in the US we have 5. There were 6, now we have 5 women temple presidents. Negli Stati Uniti adesso abbiamo 5 donne che sono presidenti del tempio. There's so many stories to share. Let's see. I wanted to share one story that's very poignant for me, that I hope you will appreciate. Ok, ci sono così tante storie che posso condividere. Voglio condividerne una che è molto importante per voi, spero che l'apprezzerete. È più importante per me, spero che voi l'apprezzerete. I don't know if you have this book translated into Italian yet. Non so se avete questo libro tradotto in italiano. Is it backwards? We have the book. We have various copies, and we're beginning next Friday. We're beginning every Friday a program for ladies devotees. Wow. Wonderful. Here in Centro Vaikuntha, they're translating a number of. I Wonderful. suggested the names of different devotees, and they're translating it. They'll be Wonderful. speaking about Yeah. it. every It's a Okay. wonderful book. I think you will all really love it. So there's a beautiful story in this book, so many beautiful stories, very, Quindi- very touching stories. Lo stanno traducendo e dentro questo libro ci sono delle storie bellissime, molto toccanti. But one I particularly wanted to share, Srila Prabhupada was in Dallas visiting the school, the Gurukula there. Una di queste voglio condividere. Srila Prabhupada era a Dallas, nella nostra scuola. So Srila Prabhupada was giving a Srimad Bhagavatam lecture in the temple room. E stava dando la lezione dello Srimad Bhagavatam nella sala del tempio. And one little girl started to cry. E una piccola bambina iniziò a piangere. So this devotee who was her teacher, the teacher of this little girl, didn't know what to do. E quindi questa devota, che era l'insegnante della bambina, non sapeva cosa fare. She explained that she was so stressed out. She was teaching and taking care of the children at night in the ashram as well. And Perché la maestra era molto stressata, allora li teneva durante il giorno, li guardava anche la notte. And she felt like she was braiding hundreds of braids on the hair of these little girls. E allora stava cercando di fare le treccine ai capelli di questa bambina. She was really overwhelmed. Era sopraffatta di lavoro questa devota maestra.
So during Prabhupada's class, this one little girl started to cry. She didn't know what to do, so she took the little girl out. E allora durante la lezione di Prabhupada la bambina iniziò a piangere e la maestra, non sapendo cosa fare, la portò fuori dal tempio. She took her out of the temple room and took her down the hall into one of the classrooms, sat her down in a corner and told her, you stay here. Sat her down in the corner on the floor. La portò fuori dalla sala del tempio, la portò giù per le scale dove c'era la sua classe, la mise in classe alla fine della stanza, le fece sedere in una sedia e le disse: adesso tu stai qui, ferma. So then she went back into the class and left the little girl by herself. E allora ritornò alla lezione e lasciò quella bambina da sola. So when Srila Prabhupada completed his lecture, he got off his Vyasasan and walked out of the temple room and walked down the hall to that classroom where that little girl had been placed. E allora quando Prabhupada finì la lezione si alzò, uscì dalla sala del tempio, andò giù per le scale, entrò nella classe dove aveva lasciato quella piccola bambina. How did he know? Somehow he must have felt her suffering. Com'è che poteva saperlo? Ma in un modo o nell'altro lui sentiva che stava soffrendo la bambina. So he came into that classroom, and when he came in, that little girl had fallen asleep in the corner. She woke up. E entrò nella classe e appena Srila Prabhupada le si avvicinò, lei si svegliò. So she stood up and she said, "Oh, Srila Prabhupada." She was so happy. Si alzò e disse con molta gioia: "Oh, Srila Prabhupada." And Srila Prabhupada walked over to her and he was stroking her head and speaking to her very lovingly to comfort her. E Srila Prabhupada allora iniziò a toccarle la testa e a parlare con lei in una maniera dolce per confortarla, molto amorevole. So through this experience, this very strict teacher got such a lesson in how to love and how to teach with love. E allora con questa circostanza la maestra ebbe una grande lezione su come bisogna amare e come bisogna insegnare. La maestra era molto rigida, troppo stretta. Yeah, so I love that story. I hope you like it as well. Quindi mi piace molto questa storia, spero che piaccia anche a voi. So these are a few thoughts on being a woman in Krishna consciousness, transforming material bhava into spiritual bhava. And if you have any what was important for you, or if you have any feedback or any reflections or any questions. Questi erano dei pensieri sulla donna in coscienza di Krishna, su come trasformare le emozioni materiali in emozioni spirituali. Se qualcuno di voi ha dei contributi, delle domande, qualcosa da aggiungere, per favore fatelo. Can you please tell us when you first met Srila Prabhupada? Your relationship with Srila Prabhupada when you met him the first time. Thank you. Puoi Thank dirci you very much. come hai incontrato Srila Prabhupada, com'era la tua relazione con lui? Thank you. Yeah, so many stories. I first met Srila Prabhupada in Montreal, Canada. At that time, there was difficulty getting an permanent American visa for Srila Prabhupada. Sì, ho tante storie da raccontare. L'ho incontrato per la prima volta a Montreal, in Canada. A quel tempo era molto difficile per Srila Prabhupada ottenere un visto permanente per gli Stati Uniti. So I had come to Krishna consciousness in San Francisco just a few weeks before. Io mi ero unita alla coscienza di Krishna a San Francisco solo qualche settimana prima. But I came with the devotees who were on their way to London to open the temple in London. They were coming to get the blessings of Srila Prabhupada in Montreal before leaving for London. So I came with them to Montreal, Canada. Ma ero arrivata con dei devoti che dovevano andare a Londra ad aprire un tempio e quindi anche loro andavano a Montreal da Srila Prabhupada per ottenere le sue benedizioni prima di andare a Londra a aprire questo tempio. Io ero andata con loro. Yeah, so they introduced me to Srila Prabhupada and told him that I wanted to become his disciple. E quindi mi presentarono a Srila Prabhupada e dissero che volevo diventare sua discepola. And they told him that I was only 16 years old. Gli dissero che avevo solo 16 anni. And Srila Prabhupada was so compassionate and so concerned. E Srila Prabhupada fu così compassionevole e molto preoccupato. And he said, "But where are your parents?"
E mi disse, ma dove sono i tuoi genitori? So that was amazing. And I have to say that when I first saw him, he was lighting up the room just like you see in Italy in the paintings of the great saints, the effulgence around the heads of the saints. He was lighting up the room like that. E questo era incredibile. Quando lo vidi, lui illuminava tutta la stanza, come vedete in Italia nei dipinti dei grandi santi che hanno questa effulgenza luminosa tutto intorno. And that was the first time he had ever seen Malati's baby Saraswati. E questa fu la prima volta in cui egli vide la figlia di Malati, Sarasvati. And he said, I dreamt of that child last night. Yes, that very child. E disse, ho sognato quella bambina stanotte. Sì, sì, proprio quella bambina. So I was thinking, has he recognized her as an old friend from a previous life? E allora io pensai, ma forse l'ha riconosciuta come un'amica dalla vita precedente. Or maybe he was seeing the future pastimes. He would have beautiful pastimes with her in India and other places. O forse vedeva nel futuro i bellissimi passatempi che avrebbe avuto con lei in India, come accadde. Maybe some of you know the story of Prabhupada with Saraswati. She had complete freedom to come in and out of Prabhupada's room more than anyone else. Forse sapete la storia di questa piccola Sarasvati. Lei aveva piena libertà di entrare e uscire dalla stanza di Prabhupada come voleva. And as you know, mommies like to always have the little child have a little bag of cookies or crackers or something to keep them happy. So she was always eating something. E sapete che le mamme preparano sempre una bustina con tutti i dolcini per i bambini, perché a Sarasvati piaceva sempre mangiare e sgranocchiare qualcosa. So she's going in and out of Prabhupada's room like that. And Prabhupada said, Saraswati, you remind me of the garbage trucks in New York. The garbage structure. Garbage truck. Ah, garbage truck. E allora entrava e usciva dalla stanza di Prabhupada, Prabhupada le disse, Sarasvati, tu mi ricordi il camion dell'immondizia di New York? He said, Saraswati, have you seen the garbage trucks in New York? E disse, Sarasvati, hai mai visto il camion dell'immondizia a New York? And she shook her head, yes. E lei disse, sì, con la testa. Prabhupada said, you know how the big hand comes down and picks up the garbage and then it goes into the mouth. Sai come il lungo braccio del camion entra nella spazzatura e poi fece il segno di portarsi il braccio con la roba in bocca. You remind me of the garbage trucks in New York. Mi ricordi il camion che raccoglie la spazzatura a New York? So maybe some of you have any questions that you'd like to ask or reflections or... Forse qualcuno di voi ha delle domande, delle riflessioni da fare? Madhu, se hai una domanda fai pure, che abbiamo riattivato l'audio. Thank you so much. I tried to speak in English, but I don't know if my English is quite good. We have the world's best translator here, so no problem. Okay. I follow the Krishna consciousness almost 10 years, no, from now. Wonderful. And I wanted to ask one question regarding the relationship from devotees, no? Sometimes we practice Krishna consciousness, so we know the philosophy, we know everything. But sometimes there are some trouble in a relationship, like gender difference or not have respect, especially with Mataji or with Prabhu. So as my question is, how can surpass this anartha? How can improve, no? Our vision, our wisdom for overcoming these anarthas, and how can obtain a good relationship? Puoi tradurla in italiano? Ci provo. Dicevo che io ormai è da 10 anni che insomma frequento il movimento
E quindi chiedevo, insomma, certe volte nei rapporti con i devoti ho notato che a volte abbiamo molti anarta, come certe volte si possono sviluppare violenze, cioè differenze di genere, scusate, oppure mancanze di rispetto, a volte anche in maniera sottile. Quindi chiedevo come fare per superare questi anarta e ottenere relazioni armoniose, perché a volte è molto difficile, molto sottile, e quindi mi chiedevo come fare per focalizzare bene questi punti. Yes, thank you. I somehow anticipated that this question would come up. Thank you very much. Grazie, immaginavo in qualche modo che questa domanda sarebbe venuta fuori. I didn't want to get political, so I didn't speak about it during the talk. Non volevo entrare in argomenti politici, quindi non volevo parlarne io. But yes, you're so right. This becomes a problem when we think I am Prabhu and someone else is not Prabhu, right? Ma hai ragione, questo diventa un problema se qualcuno pensa io sono un Prabhu e qualcun altro non è Prabhu. Sometimes we see a sign when we go to a festival, Prabhus, Prashadam over here, and Mataji's, Prashadam over here. A volte vediamo dei cartelli quando andiamo ai festival, Prabhus qui e Mataji di là. Yes. So, surprise, actually Matajis are also Prabhus. Ma in realtà anche le Mataji sono dei Prabhu. Yeah. So some people don't remember, maybe they forgot, but during the early years of Krishna consciousness, we all refer to each other as Prabhu. Srila Prabhupada was calling his disciples Prabhu also. Forse qualcuno non si ricorda, ma nei primi anni del movimento ci chiamavamo tutti Prabhu. Srila Prabhupada chiamava tutti i discepoli come Prabhu. Yes, even his women disciples he was calling Prabhu. Lui chiamava Prabhu anche le donne discepole. Here, let me read something Srila Prabhupada said. Fatemi dire qualcosa che diceva Srila Prabhupada. He says, we advise everyone to address one another as Prabhu. Io consiglio a tutti di chiamarvi gli uni con gli altri con Prabhu. Prabhu means master, so how the master should be disobeyed. Prabhu vuol dire maestro, quindi come si può disobbedire al maestro? Others, they are also pure devotees. All my disciples are pure devotees. E inoltre sono tutti puri devoti, tutti i miei discepoli sono puri devoti. Anyone sincerely serving the spiritual master is a pure devotee. Ogni persona che serve sinceramente il proprio maestro spirituale è un puro devoto. Do not try to make a faction. Non cercate di fare delle fazioni. Amongst ourselves, we should respect others as Prabhu, master, one another. Tra di voi dovete rispettarvi come Prabhu, maestri, gli uni con gli altri. Yes, as soon as we distinguish, here is a pure devotee, here is a non-pure devotee, that means I am a nonsense. Appena distinguiamo, qui c'è un puro devoto, di là c'è un non puro devoto, allora diventiamo un non senso. Here's another quote from Srila Prabhupada. He says, this is from a letter to Srila Prabhupada. This is from a room conversation. He says, now another thing, that girls should not be taken as inferior. You see? In un'altra lettera dice, ora le ragazze non devono essere considerate inferiori, capite? Of course, sometimes scripture says women is the cause of bondage. Sì, naturalmente a volte le scritture dicono che le donne sono causa di intrappolamento, incatenamento. So that should not be, I mean to say, aggravated. And he laughs. Ma questo non deve essere ulteriormente aggravato e se ne andò via. That should not be aggravated, that woman is inferior or something like that. Non dovete aggravarlo dicendo che le donne sono inferiori o altre cose del genere. So the girls who come, you should treat them nicely. Quindi dovete trattare bene le ragazze che arrivano. After all, anyone who is coming to Krishna consciousness, man or woman, boys or girls, they are welcome. Dopotutto, tutti quelli che arrivano alla coscienza di Krishna, uomini o donne, ragazzi o ragazze, sono benvenuti. They are very fortunate, you see? Sono molto fortunati, vedete? And the
idea of addressing Prabhu means you are my master. E l'idea nel chiamarvi Prabhu è per dire tu sei il mio maestro. And Prabhupada means many masters bow down at his feet. E Prabhupada vuol dire che molti maestri si inchinano ai suoi piedi. He says, so everyone should treat each other as my master. Quindi ognuno deve trattare l'altro come il proprio maestro. Here's a quote from Srila Prabhupada from a letter to Himavati. Ecco un'altra citazione di Srila Prabhupada da una lettera a Himavati. He says, yes, to call one another Prabhu is all right, but not to become Prabhu. Sì, chiamare l'un l'altro come Prabhu va bene, ma non diventate Prabhu. To accept others as Prabhu and remain as servant is the idea. Accettare gli altri come Prabhu, ma rimanere noi servitori, questa è l'idea. But because somebody is calling you Prabhu, one should not become a Prabhu and treat others as servants. Ma non è che perché qualcuno ci chiama Prabhu dobbiamo diventare noi dei Prabhu e trattare gli altri come nostri servitori. In other words, everyone should feel himself a servant and not to think himself Prabhu. In altre parole, ognuno deve sentirsi servitore e non deve mai sentirsi come un maestro, un Prabhu. And he says that will make the relationship congenial. E disse questo renderà le relazioni congeniali. So, and then, there's so many letters from Srila Prabhupada where he's writing letters to Anna Prabhu, Shilavati Prabhu, Malati Prabhu, so many letters like that. E ci sono così tante lettere di questo genere a Anna Prabhu, Anna, Malati, Anna, Shilavati. Malati Prabhu, Shilavati Prabhu, Anna Prabhu. Here I'm looking at one letter, Prabhupada says Joan Prabhu. In un'altra lettera chiama John Prabhu. So personally, I have to say for myself personally, I don't care what anyone calls me. It doesn't matter to me what anyone calls me, but I remember a time when there were very congenial relationships in our Krishna consciousness family when everyone was calling each other Prabhu. So a me non mi importa come mi chiamano, però ricordo di tempi molto congeniali in cui le relazioni erano buone perché tutti ci chiamavamo Prabhu. Yeah, if anyone wants, I can forward you this excerpt, Srila Prabhupada's use calling people Prabhu, calling men and women Prabhu. Se qualcuno desidera, posso inviargli queste lettere dove Srila Prabhupada dice che tutti devono chiamarsi Prabhu, uomini e donne. I can forward this to Tridas Prabhu and to Krishna Loka Prabhu. Posso inviarlo a Tridas Prabhu, Krishna Loka Prabhu. So the main point is I should think of myself as the servant of the servant of the servant, 100 times removed. But all others are my Prabhu. Il punto principale è che devo sentirmi servitrice dei servitori, 100 volte e mai pensare a me come a un Prabhu. Nice. Interesting question. Ci sono domande? Potete leggere le domande dalla chat o da Facebook. Io non riesco. Mi devo concentrare. Se qualcuno vuole fare domande a voce sulla chat non ci sono domande. No? Aribol, sono Anubhava. Aribol, Anubhava. Io Ti abbiamo perso. Anubhava, dove sei? The connection went away. Maybe in the meantime, maybe someone else has a question or a thought. Qualcun altro ha una domanda mentre Anubhava torna? ecco, no, l'ho riattivato. Oh. Ok, mi vedete pure? Sì. Scura. Va bene. Accendo la luce, aspetta, accendo la luce. Ma non importa. Ecco, allora, io volevo fare una domanda. Sì, per favore, se la puoi tradurre. Sì. Nel corso degli anni, nel movimento, diciamo, la figura femminile, appunto,
c'è stata una necessità di una rivalutazione, no? Perché i devoti, specialmente secondo la cultura vedica, avevano la tendenza, gli uomini, sia verso le mogli che verso le devote, di vederle proprio come inferiori, no? Poi vuoi tradurre questa cosa? During the course of time in Krishna consciousness, there has been a revision of the role of women, because actually there was a tendency among men, male devotees, to consider women or their wives as inferior. Dovevano essere le servitrici, eccetera, che va tutto bene, no? Però le devote poi diciamo, hanno avuto bisogno negli ultimi anni di una sorta di riscatto, e quindi volevano stare. Adesso c'è questa cosa che devono offrire i fiori, per esempio, quando c'è il quando si offre il Guru Puja a Srila Prabhupada. Le donne hanno parità, diritto di offrire i fiori allo stesso tempo degli uomini, no? Also, they consider women as servants in a certain way. But now, recently, there's been a new way to consider women. And now women even offer flowers to Srila Prabhupada on Guru Puja at the same time as men. So they don't wait for men to finish. They do it together. Ok. Allora, e vogliono anche offrire gli omaggi, il Dandavat omaggi Srila Prabhupada davanti al loro Vyasasan, davanti al suo Vyasasan, davanti anche a tutti quanti i devoti, no? Che per me va bene, però io non sono d'accordo. Volevo sapere se le spiego perché non sono d'accordo, che le donne offrono gli omaggi davanti a tutti quanti, se va bene, lo voglio spiegare. And they now want to offer obeisances to Srila Prabhupada's Murti, doing full dandavats in front of all the devotees, also male devotees. She doesn't agree with this, and she would like to explain why. E io lo so che i primi anni le devote lo facevano, i primi anni quando Srila Prabhupada diciamo ha fatto cioè, c'erano poche devote e molte gli offrivano gli omaggi. Però io penso che la donna comunque sia, poiché ha comunque un corpo da donna e quindi più, insomma, come posso dire, un po' più vistoso, poi la donna attraente, bella, insomma, formoso, come vi pare a voi, comunque c'è il corpo da donna, insomma, che è diverso da quello dell'uomo. E di fronte ai brahmachari, io credo che questa compulsività che molte devote hanno di offrire sti omaggi davanti a tutti quanti i brahmachari non sia necessaria, perché uno gli omaggi li può offrire, a parte un po' più in maniera più riservata, proprio perché ha un corpo di donna, per salvaguardare anche tanti brahmachari che sono nuovi devoti, eccetera. Non credo che sia necessario, ecco, comunque sia, comunque abbiamo un corpo, siamo anime spirituali, ma il corpo è da donna, e quindi dovremmo sempre aiutare gli altri a non vederci come donne, specialmente quando uno si butta per terra, capito? Col sedere per aria, ecco, in poche parole. Ecco. Okay. She understands that One second. I just want to say, nice to see you, Anubhava. I remember being at Hare your house. Krishna. Hare Krishna Mataji. And I remember your wonderful cooking. Thank you. Thank you. Thank you. Haribol. Hope you come back again. Thank you. I tried to follow your recipe, but it didn't come out as good. You come and I teach you more. Okay, good. I'll come. When I come, I want to stay. That's the problem. Please, Sorry. Okay. Come. Okay, sorry. Your question. I hope so. I hope so. Thank you. When I come to Italy, I want to stay. I can't figure out how anyone could leave that country. So, excuse me. Yeah. Okay, sorry. Your question. Or your Sorry statement. for my question, but No, it's no, something no. I always wanted to express to someone. Yeah, I couldn't understand the Okay, Italian, so so I'll get the translation now. she understands that at the beginning of the movement, there were few
female devotees, so they used to give full dandavats, but now times are different. And although we are soul, spiritual soul, but women have a body, a material body, which is attractive, which has shapes, and that could also attract brahmacharis. So she doesn't feel it's respectful towards brahmacharis who might be new devotees. She doesn't understand this compulsive desire to give full dandavats. Women should be more reserved, so it's not necessary to do it. And we should help other people, other devotees in a male body, to see us as spiritual souls and not as bodies, female bodies. Mi scuso, forse può essere una domanda banale, però dovevo farla. She has this question. She would like to Yeah. know, what do you think? So, you know, I was talking, or thank you for this question. It's important to bring these things up. So I was talking earlier about the need for discretion. Grazie, è importante sollevare queste domande. Prima parlavo del bisogno di discrezione. And I have to say that in many ways I agree with you that we need to use more discretion. E devo dire che in molte cose sono d'accordo con te. Abbiamo bisogno di usare più discrezione. You know, we're all individuals and these things can't be so legislated. Sì, siamo individui, quindi non è che possiamo fare una legge per questo. But in my opinion, I know when I offer flowers to Prabhupada, I like to go, after I offer the flowers, I like to go back to the back and just discreetly offer my obeisances without Sì. being, sorry. Anch'io quando offro i fiori a Prabhupada li offro e poi mi piace tornare indietro, andare indietro e offrire i miei omaggi con discrezione. Personally, I feel a little uncomfortable to stretch out in front of Prabhupada's Vyasasan, in front of all the brahmacharis and sannyasis, offering my Dandabata obeisances. Personalmente mi sento a disagio di dover sdraiarmi completamente a terra davanti al Vyasasan di Srila Prabhupada, davanti ai sannyasi o altri devoti anziani. I mean, you know, personally for me, I think that's a nice thing to do, using our discretion. Personalmente credo che sia una buona cosa da fare, di usare la discrezione. But on the other hand, I have to say, there are pictures of ladies offering Dandabata obeisances right in front of Srila Prabhupada and in history as well. Però devo anche dire che ci sono foto che mostrano delle donne che fanno gli omaggi completi a Prabhupada di fronte a lui e anche donne del passato. But personally, I think if we're thinking of, as women, thinking of protecting the men, and as men thinking how I can protect women, I think it's a gracious thing to do, to offer my flowers and then step aside and offer my obeisances. Ma personalmente, se penso che noi dobbiamo cercare di proteggere gli uomini devono cercare di proteggere noi donne, è una cosa graziosa offrire con grazia i propri omaggi e andare indietro, cioè offrire i fiori e poi tornare indietro, offrire gli omaggi. That would be my humble opinion. Questa sarebbe la mia umile opinione. There may be many who disagree. E poi magari tanti non saranno d'accordo. As always, this is Kali Yuga, right? We have to have an internet full of opinions on every issue. Questo è Kali Yuga, quindi c'è sempre una pletora di opinioni diverse su ogni argomento. Citra, ci sono varie domande sul chat, si può, cominciando con, è scritto Daniele, ma le domande viene da Facebook, da Paola. Ok, so Daniele, ok, da Paola. Ok, Paola asks this. Thank you for this beautiful presentation. My question is, in our conditioned life, that is in our path, in the spiritual path that we are trying to practice, we can see that men and women have tendencies, different tendencies, have the tendency of showing a certain value or ambition. And to reach that, their attitude sometimes is not very spiritual. Can you say something about this?
So Yeah. both men and women have the tendency to show a certain value, to demonstrate a certain value or ambition, and sometimes their attitude is not so spiritual. Mhm. Ah, scusate, lo dico in italiano. Da Paola domanda: ho visto che nella vita condizionata e nel percorso che stiamo cercando di praticare, donne e uomini a volte hanno delle tendenze diverse e possiamo vedere che gli uomini... Mhm. Ah, quindi vale solo per gli... Excuse me. She's saying that men and women have different tendencies and that men have the tendency to show a certain value or ambition, and in order to reach that sometimes their attitude is not so spiritual. Quindi abbiamo tendenze spirituali diverse, uomini e donne, e possiamo vedere che gli uomini hanno la tendenza di mostrare un certo valore o ambizione e per raggiungerlo a volte il loro atteggiamento non è molto spirituale. Okay, so I will give my humble opinion that that on the path of bhakti, there's nothing wrong with having ambitions. But sorry. Nella mia umile considerazione, sul percorso della Bhakti non c'è niente di sbagliato nell'avere ambizioni. But those ambitions have to be like couched in service to Krishna and humility. Ma queste ambizioni devono essere incanalate nel servizio di devozione a Krishna. Each one of us has individuality and we have individual talents and abilities. Tutti noi abbiamo una certa individualità e talenti e abilità individuali. And if we think, I can't use my abilities in Krishna's service, I should just go to the back and put my head down and bow down to everyone, maybe I might feel very frustrated in Krishna consciousness. E se invece penso, oh, io non devo avere abilità, mi copro la testa, me ne vado in fondo alla sala, e questo non va bene, potrebbe risultare molto frustrante. It doesn't mean that we should come with our army boots, trampling all the other devotees and saying, get out of my way, I have my ambitions. Non vuol dire che dobbiamo arrivare con gli stivali da combattimento, sgomitare e dire spostatevi tutti quanti, questa è la mia ambizione. Yeah, because, you know, sometimes I have to say that Krishna has given each of us different abilities, like snowflakes. Each one is unique. E devo dire che Krishna ha dato a ognuno dei talenti individuali, come i fiocchi di neve, ognuno è diverso dall'altro, è unico. And those God-given abilities have to be given back to God in service. E quindi queste abilità devono essere ridate indietro a Dio con il servizio. Right. But our ambitions have to be offered at the lotus feet of Lord Krishna. You can make me a success or failure. As you like, this is my desire. I put that at your lotus feet. Ma le nostre ambizioni devono essere offerte ai piedi di loto di Krishna. Io devo dire a lui, posso essere un successo o un fallimento, questo è il mio desiderio, ma dopo lo offro a te. For example, I like to give this example. There is one young girl in one of our ISKCON communities in India. Mi piace dare questo esempio. C'è una giovane ragazza in una delle nostre comunità ISKCON in India. She has the ambition in her heart to become the chief minister of India. Lei ha un'ambizione nel cuore di diventare primo ministro dell'India. She wants Narendra Modi's job. Vuole il lavoro che ha ora Narendra Job. Yeah, Modi. Yeah, Narendra Modi. She wants his job. So we could tell her, you're just a girl, how dare you, get to the back, that can never happen, you're not being humble. Vuole il suo posto e noi possiamo dirgli, ah, sei solo una ragazza e non è buono avere queste ambizioni, devi essere più umile. But because each of us is an individual, we don't know how Krishna will bless her and help her fulfill her desires in his service. Ma siccome ognuno è un individuo, non sappiamo come Dio la può benedire e farle avere persino anche quel lavoro.
So in the meantime, she's going to law school. She wants to become a judge to start out. Nel frattempo è andata a studiare leggi, vuole diventare un giudice. So who am I to tell her, no, you can't do that. That's wrong. That's Maya. E chi sono io per dirle no, hai sbagliato, non puoi far questo, questa è Maya. On the other hand, by doing humble service and keeping those, training ourselves to fulfill those ambitions at the same time doing humble service, sometimes those ambitions come to fruition. Ma al tempo stesso, se manteniamo un umile servizio, anche se abbiamo queste ambizioni, possiamo anche esaudire queste ambizioni in un umile servizio. Remember Srila Prabhupada standing on the boat in New York Harbor. He's telling Krishna, you can make me a success or failure as you wish. Ricordate Srila Prabhupada quando arrivò al porto di New York, disse a Krishna, puoi fare di me un successo o un fallimento, decidi tu. So this is the mood of a devotee. Quindi questo è il sentimento di un devoto. Just like Chitra, you play in a symphony, right? Sì, ha detto come io sono in un'orchestra sinfonica. So what instrument do you play? Percussion. Okay, so that symphony, But maybe, I also sorry. play piano. Piano, okay. So there's a beautiful quote from Mother Teresa. She says, we think, people are telling her, oh, you're doing such great work, right? Allora ha detto che si ricorda che io suonavo in un'orchestra sinfonica e mi ha chiesto cosa suonavo, che strumenti suonavo, percussioni e pianoforte. Allora una bella citazione di Madre Teresa di Calcutta, perché tutte le dicevano, tu stai facendo un grande lavoro, stai facendo un grande lavoro. So she said, we think that whatever work we are doing is just a few drops into the ocean. Ma noi pensiamo che dobbiamo pensare che il lavoro che stiamo facendo è solo qualche piccola goccia nell'oceano. But then she said something extremely beautiful. Ma poi ha detto qualcosa di estremamente bello. But we think without those little drops, the ocean would be that much less. Però dobbiamo pensare anche che senza quelle piccole gocce l'oceano non sarebbe più lo stesso, sarebbe meno. Yeah. Meno, So how will the meno symphony, pieno. right? So how will the symphony be without the percussion? Quindi come sarebbe un'orchestra sinfonica senza le percussioni? Boring. Yeah, boring, right? It would be boring. Sarebbe so we may think, noioso. yeah, so each one of us has our little drops that we can add using our talents, like snowflakes. Did you use the word snowflakes? Yes. Okay, like snowflakes, each one of us is unique. And there's a certain quality of Krishna that he has for attracting each one of our individual hearts. Quindi ognuno di noi può usare quelle piccole gocce. Lei ha fatto di nuovo l'esempio del fiocco di neve, che è diverso l'uno dall'altro. E infatti Krishna ha instillato una qualità speciale individuale in ognuno di noi, in ognuno di quei cristalli di neve. If you don't use those gifts Krishna has given you, if you don't use those in this world, the world will be that much less. Perché se non usiamo quei doni che Krishna ci ha dato nel suo servizio, allora il mondo sarà qualcosa di meno. But it should be done in humility without ego. Ma deve essere fatto con umiltà, senza ego. Not get out of my way, I'm going to conquer the world with all my great talents. E non dire, toglietevi di mezzo, io conquisterò il mondo col mio grande talento. Srila Prabhupada had a Bengali saying he used to sometimes, if you listen to his lectures, he would quote under his breath, he would say something, I'll tell you. Srila Prabhupada aveva una citazione in bengalese che citava spesso durante le sue lezioni. When he would notice that his big managers were getting too proud, he would say something very funny. Quando notava che i suoi manager stavano diventando troppo orgogliosi, allora gli diceva questo. So this is a Bengali saying, it's about Hanuman. È un modo di dire bengalese su Hanuman. So it's kind of a spoof. It's a spoof. How do you say spoof in Italian? È un gioco di parole, Yeah. proverbio. So the saying goes, big monkey. Allora questo modo di dire recita così: grande scimmia. With a big belly.
con un grande, grande pancia, ombelico. But if he tries to jump to Sri Lanka, Ceylon, he tries to jump like Hanuman. Ma se voi cercate di saltare come Hanuman verso Sri Lanka, He can't do it. non potete farlo. So in English, it goes like this: big, big monkey, big belly, Ceylon jumping, melancholy. Ah, è un proverbio, dice grande, grande pancia, grande, sì, grande, grande ego, ma se cerchi di saltare cadi miseramente giù. Yeah, so Prabhupada would make this comment when he saw people becoming too proud and arrogant. Quindi, And the fact is, yeah, sorry. quindi Prabhupada faceva questo commento quando vedeva qualcuno che diventava troppo arrogante e orgoglioso. And the mystic quality of Krishna consciousness is that the more we're willing and eager to do the humble service, the more we rise in Krishna's service. Mentre la qualità mistica della coscienza di Krishna è che più cerchiamo di fare un servizio umile, più ci innalzeremo nella bhakti. You have some devotees who only wanted to milk cows and only wanted to wash pots, but because they were so pure in their service, they kept getting kicked upstairs, upstairs, upstairs. Ci sono stati devoti il cui desiderio era solo di mungere le mucche, fare servizi umili, e siccome avevano quella qualità dell'umiltà si sono innalzati e elevati sempre di più. There's a nice story about Prabhupada's great disciple whose name was Jayananda. Is it all right if I say a couple more things? Does everyone have to run off? No, there's another 4 or 5 questions also. Okay. So I want to tell you this beautiful story about Jayananda Prabhu. Voglio raccontarvi questa bellissima storia di Jayananda Prabhu. So he was very dear to Srila Prabhupada. He paid for the printing of the Nectar of Devotion. Lui era molto caro a Srila Prabhupada e aveva pagato per far stampare il nettare della devozione. He was trained as an engineer, but he was so humble, he was only working as a taxi driver. Era qualificato come ingegnere, ma era così umile, lavorava semplicemente come tassista. So he was the president of the temple in San Francisco, and he was taking out the trash, putting it in the dumpster in the back. Lui era presidente del Tempio di San Francisco ed era lui che portava via la spazzatura, la buttava fuori nel bidone. So he met some new guy in the alley who'd never been to the temple before. E un giorno incontrò un ragazzo che non era mai stato al Tempio prima. And this was his nature. He was always talking and encouraging new people. So he's talking to this new man. Questa era la sua qualità, di parlare sempre, di incoraggiare le persone nuove. Quindi stava parlando con questo giovane ragazzo. And this new man was so impressed with his qualities. E questo ragazzo era così impressionato dalle sue qualità. This new guy said, "Wow, if this is the guy taking out the trash, what are the big guys like in this place?" E pensò, wow, se questo è solo un ragazzo che porta fuori la spazzatura, come saranno allora i grandi dirigenti di questo tempio? So in Krishna consciousness, this is what it means to become big, by becoming small. Quindi questo è ciò che significa diventare grandi in coscienza di Krishna. Dobbiamo diventare piccoli. By becoming the servant of the servant of the servant, we naturally rise, and Krishna shows how to use our talents. E diventando i servitori dei servitori dei servitori, noi diventiamo ancora più elevati e Krishna ci mostra la sua soddisfazione. Right. So, and more tests come, the more position someone has. Pardon? I said more tests come, the more position someone has. E più alta è la posizione di una persona, più arriveranno anche le prove. Più grosse saranno le prove. So we have time for a few more questions? You have as much time as you want. Okay. We want to first read one question. Okay, Monica, vai. Haribol, Monica. Haribol. Grazie molte per questa bellissima lezione, per la grazia e il sorriso con cui ce l'ha proposta. Thank you for this beautiful lesson, for the grace and smile with which you have offered it to us.
in questa società ci sono molte difficoltà in questi tempi, molte difficoltà nelle relazioni tra uomini e donne, nelle relazioni di coppia, anche tra i devoti, separazioni, divorzi. Io lavoro con le donne e vedo le donne che si lamentano, stressate, lavoro, casa, figli, e sono insoddisfatte della relazione. Volevo chiedere se potevi dire qualcosa rispetto al rapporto appunto tra l'uomo e la donna e soprattutto nelle relazioni di coppia. Grazie. We can see that in our society it's very difficult to have relationships. So there are relationship problems between men and women, inside couples, and even among devotees, there is a high percentage of separation, divorces. She works with women and she sees that women are very stressed out, they lament, they have to look after the house, their children, so they are unsatisfied. She would like to ask you, what can we do to improve, especially relationships between men and women, and specifically in a couple? Wonderful question. Thank you so much. Bellissima domanda, grazie molte. It's very important. And I think sometimes we come to Krishna consciousness and we maybe start studying the philosophy and maybe we get a degree in Bhakti Shastri and then we think, now I know everything. Sì, a volte veniamo alla coscienza di Krishna, studiamo, prendiamo anche il titolo in Bhakti Shastri e pensiamo che andrà tutto bene, adesso so come fare. But our human relationships are very, very important. Ma le relazioni umane sono molto, molto importanti. And we need to be integrated human beings, not just in the head, but also integrated in the heart as well. E dobbiamo essere esseri umani integrati, non solo nella testa, ma soprattutto nel cuore. Right, I think of, didn't Jesus Christ say, the way you treat the least of these is the way you treat me. Gesù Cristo disse, il modo in cui trattate l'ultimo di queste persone è il modo in cui tratterete me. And I think that consciousness is illustrated in the story I told about the little girl who was crying. E penso che questo esempio sia ben illustrato nella storia che vi ho raccontato della piccola bambina che piangeva. The teacher's thinking, I'm sitting in the class, but where was her compassion for that little girl who was by herself? Maybe she missed her mother. La maestra pensava, io adesso sto qui seduta alla lezione, ma dov'era la sua compassione verso quella piccola bambina che ha lasciato da sola e che magari aveva bisogno della sua mamma? So in our marital relationships and our human relationships, it's very, very important to share human empathy. E quindi nelle nostre relazioni di coppia, nelle nostre relazioni umane, è molto importante mostrare empatia. And I think in ISKCON we're trained to be preachers, right? We preach, 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 preach. E penso che nell'ISKCON, dove veniamo formati per essere predicatori, e predichiamo, predichiamo, predichiamo. But so often we don't listen, we don't hear. Ma così tante volte non sentiamo, non ascoltiamo. So first comes hearing, right? Shravanam, and then kirtanam. E guardate che prima viene Shravana e dopo viene Kirtana. Hearing as though I'm hearing the most important thing I've ever heard from the most important person in the world right now. Io in questo momento sto ascoltando la cosa più importante da ascoltare dalla persona più importante del mondo. Yeah, I read something in my book. I wanted to find something that I just read in my book that I had written down. Basically, it said something like, in a place where I feel truly heard, wherever I feel truly heard, that is sacred ground. That is a sacred place. Sto leggendo un libro, volevo leggervi un passo da questo libro che mi sono segnata, che dice: nel posto dove io vengo veramente ascoltata, quello è un luogo sacro. So
the husband is speaking to the wife is speaking to the husband, the kids are speaking to the parents, and talk, but generally we're not listening, we're not hearing so well. Quindi il marito parla alla moglie, la moglie al marito, il bambino ai genitori e viceversa, ma il più delle volte noi non ascoltiamo veramente. So if we can have more of a dedication to deep listening, to truly hear each other, and to be willing to be changed by what we hear, then our hearts will change. Quindi se noi adottiamo un modo più profondo di ascoltare gli uni con gli altri, allora questo ascolto può veramente cambiarci, cambiare il nostro cuore. Yeah, and this will help us, this deep listening will help us in our human relationships, it will help us in our chanting of japa, and it will help us in our reading of Srila Prabhupada's books. E questo ascolto attento, profondo, quindi ci può aiutare nelle nostre relazioni umane, nel canto del japa e nel leggere i libri di Srila Prabhupada. So I think that's one very important point. Quindi penso che questo sia un punto molto importante. I think also there are some very important resources that are available now to help. Penso che ora ci sono anche delle risorse molto importanti a disposizione. There's a resource that I want to share with you. Maybe I can share this with Tridas Prabhu. There's something called Karuna Care. È una risorsa che voglio condividere con voi, posso farlo anche con te, Tridas Prabhu, si chiama Karuna Care, cura di compassione, compassionevole. Yeah, this is an initiative started by a woman who's trained as a spiritual counselor, and she's started resilience groups for devotees all over the world, for divorce, for suicide, for whatever problems are troubling people. Sì, questa è una risorsa che è stata messa in piedi da una consulente spirituale e insegna la resilienza soprattutto per quanto riguarda i divorzi, i suicidi, i problemi relazionali. Yeah, grief counseling. Which one of us has not had some grief? We have all experienced grief. Anche ascolto di persone che hanno problemi, che hanno subito lutti. Chi è che non ha avuto problemi, sofferenze? So especially if you are a counselor, this is a wonderful resource. Maybe you can be part of this, become part of this Karuna Care network, and maybe there will be some translators who can help translate. E soprattutto se siete consulenti, questa è una ricerca molto importante che è stata fatta e forse potete leggerla e avvalervene per il vostro lavoro. But, you know, also marital counseling, we have to be open to receive help, you know? Ma anche per quanto riguarda il counseling nel matrimonio, dobbiamo essere aperti anche a ricevere aiuto. Sometimes we think this wife, she is the problem, or this husband, he is the problem. A volte pensiamo questa moglie, lei è il problema, o questo marito, è lui il problema. But we have to learn how to hear and listen more deeply to find out how am I contributing to the problem. Ma dobbiamo imparare ad ascoltare e sentire più profondamente per capire come anch'io sto contribuendo al problema. Oh, I'll share a funny story. Radhanath Swami tells a funny story. There were two counselors and they were doing marital counseling and they were helping one couple that was just on the verge of divorce. E vi racconto una storia divertente. C'era Raghunath Swami che stava aiutando una coppia che era proprio al punto di divorziare, vicinissima. So the husband's telling the wife, I know you have no respect for me. That's why I'm leaving. We have to get a divorce. You have no respect for me. E il marito diceva alla moglie, io so che tu non hai rispetto per me, ecco perché me ne sto andando, tu non hai rispetto. And so in the counseling session, the counselor said, well, how do you know she has no respect for you? E allora il counselor durante la sessione ha detto, come fai a sapere che lei non ha rispetto per te? So he said, she always gives me the end piece of the bread. Therefore, I know she has no respect for me. Perché lei mi dà sempre il pezzo finale del pane, del panino. Ecco perché so che non ha rispetto per me. And then she said it was a big epiphany. She said, but I'm Italian. In our culture, we always save the end piece of the bread for the most respected person in the family. It's because I respect you so much that I save the end piece of the bread for you.
Ma per lei fu un risveglio, disse: ma come? Io vengo da una famiglia italiana, per noi dare l'ultimo pezzo del pane è una forma di rispetto perché è la parte migliore, ecco perché te la davo. So you see, ships passing in the night. They're both talking, but they're not hearing. They're not listening. Vedete, tutte e due parlavano, ma nessuno stava ascoltando l'altro. So we have to open our hearts to hear the Supreme Person, to hear Krishna's messages for us, right? E quindi dobbiamo aprire il nostro cuore e ascoltare Krishna, la suprema persona, quello che lui ha da dirci. When we're chanting, really we have to be listening for Krishna's messages. Quando recitiamo dobbiamo veramente sentire il messaggio di Krishna. And we have to be listening to other people's messages that they're trying to give us as well. E dobbiamo anche ascoltare i messaggi che le altre persone stanno cercando di darci. And we have to be listening to the messages that come up from my own psyche as well, telling me what are my problems. E dobbiamo anche ascoltare i messaggi che arrivano dalla nostra psiche, che ci dicono quali sono i nostri problemi. Haribo. I hope that's helpful. I can share that resource for Karuna Care with Tredas Prabhu. Posso condividere questa risorsa che ho per la cura della compassione, se lo volete. Cura compassionevole. Karuna, cura Karuna. Karuna Care. Yes? Carolina, my friend. Carolina? Hare Krishna, Rukmini. Hare Krishna. Muy bien. Ho una domanda, una piccola domanda. Come noi donne possiamo proteggere di altri che subiscono abusi ma loro non lo vedono o non si sentono sicure di difendersi? How can we as women protect other women who don't realize that they are being abused and they don't feel secure about their protection? Wow, that's a deep question. So In Krishna consciousness. Yeah. Okay. So a woman who doesn't want protection, she doesn't want protection of other devotees, or she doesn't want protection of anyone, or anyone, in general. Una donna che non vuole ricevere protezione da nessuno. Does she non vede. Does she want the protection of following us principles of sattvic life? Does she want that kind of protection? Yes. Vuole la protezione di seguire i principi regolatori della vita spirituale? Sì. Well, I think, you know, this is our protection. This is in India, that circle of Lakshman, it's called the Lakshman Rekha, right? This is our protection, association of devotees, following the principles, you know, not breaking those principles, not going out at crazy times of the night with, you know, by ourselves on the street where someone could grab us. These are, you know, these are principles of sattvic life, early to bed, early to rise, right? These are protections. Sì, questa è la nostra protezione, il cerchio magico di Lakshman, associarsi coi devoti che seguono i principi regolatori, non andarsene in giro come dei pazzi la notte per la strada da soli, svegliarsi presto, quindi non andare a letto tardi. Questa è la nostra protezione. But as I said earlier in my talk, sometimes protection is misapplied or misunderstood to be some kind of manipulation or control. So there has to be a reciprocation. There has to be a reciprocation. It's not about, you know, pushing someone down and denying them their own abilities or individuality. Sì, come ho detto prima nella lezione, alcuni percepiscono la protezione come una forma di manipolazione, di controllo. Invece ci deve essere reciprocazione. Non bisogna negare questo
questo punto. And that protection should never be stereotyped, you know? E poi Protection, yeah. siamo individuali, quindi la protezione non deve essere uno stereotipo uguale per tutti. When someone is denied their individuality and denied their chance to develop their talents, that's also not right. Quando a qualcuno viene negata la possibilità di sviluppare la propria individualità, questo non va bene. So I think the best answer is that we all need to find trusted friends. Quindi penso che la risposta migliore sia che abbiamo bisogno tutti di trovare degli amici fidati. Yeah, if you're a lady, try to find a trusted lady who you can reveal your heart and your mind to. Sì, se sei una donna, cerca di trovare una donna fidata a cui puoi rivelare la tua mente e il tuo cuore. If you're a man, try to find a respected, trusted person who you can reveal your mind to. E se sei un uomo, cerca di trovare una persona fidata a cui puoi rivelare la tua mente. Or if you're in a marriage, try to open your heart in a way, like they say, speaking in I sentences. This is how I feel when you do that. E se sei in un matrimonio, cerca di rivelare la tua mente usando il messaggio dell'io, dire io mi sento in questo modo. You don't say to your husband or your teenage son or daughter, you're such a bum, you'll never amount to anything. Non dire al tuo marito oppure al tuo figlio adolescente, tu sei sbagliato, hai fatto questo, non sai fare quell'altro. But instead we say, this is how I feel when you walk out of the house and you don't tell me where you're going. Ma and I don't know when you'll be back. Ma dilli invece, questo è come io mi sento quando tu esci da casa, io non so dove vai e non so quando torni a casa. And I want to tell another story. I know we're working on Italian time here. Is it all right if I tell a little story? Va bene se racconto Okay. Va bene se racconto un'altra storia? Well, anyway, I'll try to be brief. I think the Catholic Church knows this very well. The institution of confession is very, very important. Of course, it's misused. We all know that it's misused, right? Sì, la Chiesa Cattolica conosce molto bene l'istituto della confessione. Naturalmente viene usata male, lo sappiamo. But still, it's very important. That principle is very important to have someone that you trust, that you can reveal your mind and heart to. Ma il principio è molto importante, cioè avere qualcuno di cui ci fidiamo, a cui rivelare la mente e il cuore. And maybe I'll skip the story, but I'll just make the point. The power of an apology is tremendous. Magari tralascio la storia, però vengo al punto, che il potere del scusarsi, del chiedere scusa è enorme. Never underestimate the power of an apology. Non sottovalutate mai il potere del chiedere scusa. It's very transformative. È molto trasformativo. Okay. Trasformante. Should I tell the story or we go to the next question? Devo raccontare la storia o vado alla prossima domanda? Let's do the question and then after the question, then tell the story. Okay. That way this devotee can be, Okay. otherwise he'll be upset. Okay. So this is from Prita Devi. Says, thank you. I'll read in Italian. And then, grazie di cuore per questa bellissima presentazione. La mia domanda è nella vita condizionata, ovvero nel percorso che stiamo tentando di praticare, possiamo vedere che uomini e donne hanno tendenze, se così. No, l'abbiamo già fatta questa. Quando? L'ho tradotta io. Questa di Prita. Hai detto che era di Paola, ma l'abbiamo già fatta. Di Prita. Oh, forse tu l'hai letta Paola. Ho detto Paola, era di Prita. Allora Nicoletta, dico io. C'è una domanda di Nicoletta da Facebook. Si può dire che l'ISKCON sta promuovendo la parità di genere al proprio interno? Inoltre volevo chiedere cosa ne pensi dei matrimoni combinati. Grazie, Hare Krishna. Puoi tradurla? Okay. Can we say that ISKCON is at the moment promoting
parity, equality of gender? And what do you think of combined marriages? Wow. You're really holding my feet to the fire here, right? Ah, So, men and women are different, and their gifts are different, their abilities are different, and everyone should be able to shine using the abilities that have been given by Krishna. uomini e donne sono diverse, i loro doni e qualità sono diverse e tutti meritano di risplendere secondo le qualità che sono state date loro da Krishna. Srila Prabhupada said this once to one of his male disciples. The women are different. Don't aggravate the situation. Srila Prabhupada disse questo a un discepolo maschio. Le donne sono differenti, ma non aggravare questo punto. And what Srila Prabhupada very, very ardently requested of us is please honor, cooperate, and honor unity in diversity. E quello che Srila Prabhupada ardentemente cercava di dire era onorate la cooperazione e l'unità nella diversità. There are many different opinions and many different, some people are more conservative in their thinking, some people are more so-called liberal in their thinking, but all voices have to be honored. Ci sono molte diverse opinioni, qualcuno è più conservatore, altri sono più liberali nelle opinioni, ma dobbiamo onorare le idee di tutti. And in order to live together in culture, we have to honor each other and learn to cooperate, honor the differences and learn to cooperate. E per poter onorare tutti nella nostra cultura dobbiamo rispettare tutti le opinioni di tutti. Thank you. One Mataji asked, why did we stop calling women Prabhu in our movement? Paola ha detto, perché abbiamo smesso di chiamare le donne Prabhu? I don't know. Non lo sa. I know. Well, different people have different opinions, you know. You can honor people by calling them what they like to be called also. Some people, you know, people call people what they like to be called also. Sì, but at least in our, sorry. Dobbiamo onorare tutti e dobbiamo chiamare le persone anche nel modo in cui loro vogliono essere chiamati. But at least in our minds and our hearts, we should honor all other living beings as Prabhu. Ma almeno nella nostra mente e nel nostro cuore dobbiamo onorare tutti gli esseri viventi come Prabhu. Lord Chaitanya said, be more humble than a grass and more tolerant than a tree. Signore Chaitanya disse, cercate di essere più tolleranti, più umili dell'erba, di un filo d'erba e più tolleranti di un albero. We like to operate in the world with human beings at the top and the earth and all other creatures down at the bottom. Noi invece amiamo operare in un mondo dove l'essere umano è in cima, la piramide, invece tutti gli altri esseri viventi sono giù alla fine. And Lord Chaitanya wanted to turn that upside down, to honor the earth, the trees, the grass, honor all living beings with ourselves at the bottom. Mentre Sri Chaitanya voleva invertire questa piramide, onorare tutti come i fili d'erba, le piante, tutte le entità viventi. I would just say that we have to understand that in the bhakti tradition, bhakti is above all other external considerations. Sì, voglio dire che nella nostra tradizione della bhakti, la bhakti va oltre ogni considerazione And sometimes people are taking external principles to be more important than bhakti. E a volte le persone credono che le considerazioni esterne siano più importanti della bhakti. All other principles are servants of the principle to always remember Krishna and never forget Krishna. Ma il principio è come servitori di ricordarci sempre di Krishna e non dimenticarlo mai. There's a question by Kusha. Let me read it. How do you recognize a senior devotee? Is it by number of years in devotional service? Is it by realization of the scriptures?
or is it by following the orders of the spiritual master? La domanda di Kusha Das dalla Germania è: come riconosciamo un devoto anziano? Dal numero degli anni nel suo servizio devozionale o nella sua realizzazione delle scritture o da quanto segue gli ordini del maestro spirituale? I would answer with that statement of Jesus Christ that I mentioned before. By the way you treat the least of these, this is the way you treat me. Io risponderei con l'affermazione che vi ho menzionato prima di Gesù Cristo. Il modo in cui voi trattate la persona anche più piccola, quello è il modo in cui state trattando me. If I can mention that story I told again about Prabhupada with a little girl. Se posso menzionare la storia che ho detto prima della piccola bambina con Srila Prabhupada. The teacher was trying to be so strict and rigid in her execution of Krishna consciousness. La maestra stava cercando di essere così stretta e rigida nella sua esecuzione del servizio in coscienza di Krishna. But where was her compassion to this little crying child? Ma dov'era la sua compassione verso questa piccola bambina che piangeva? But the greatest devotee, Srila Prabhupada, walked out of the temple and walked down the hall to ease the crying of that poor little girl. Ma il più grande devoto, Srila Prabhupada, uscì dalla sala del tempio, andò in fondo al corridoio per limitare il pianto di quella povera piccola bambina. Yeah, so this is how we see, you know, sometimes in our temples, we're all sitting talking to our friends at the Sunday program, and no one's talking to the new guest, right? Who's talking to the new guest? A volte anche nel tempio siamo lì seduti con i nostri amici a parlare e nessuno parla con gli ospiti nuovi. Sometimes someone says, oh, I came to your temple 6 years ago, but no one talked to me, so I didn't come back for 6 years. Qualcuno ci dice, sì, sono venuto nel vostro tempio 6 anni fa, ma nessuno mi ha parlato, per questo non sono più tornato per 6 anni. Right. So we have to really be as aware as serpents and as kind as a dove. Quindi dobbiamo essere davvero vigili come serpenti, ma gentili come delle colombe. Before we can become Krishna conscious, we have to become conscious. Prima di diventare coscienti di Krishna, dobbiamo diventare coscienti. Ah, Jyotiro. Hare Krishna, dear Prabhu. Thank you so much for this don't call lovely me and gorgeous. Prabhu. You don't have to call me Prabhu. You can call everyone else Prabhu. Why? You are a Prabhu, so why shouldn't I? Thank you for this really lovely lesson. And I'm waiting for the book to also waiting for here. I would like to ask you a very kind of way personal question. L'ho fatto gli omaggi e volevo fare una domanda personale. Since I'm quite a freshener in Krishna consciousness, I know Krishna since in May it's 3 years, okay? And I have the blessings to have a Siksha Guru like Das Prabhu Krishna Roka and also others. I really appreciate it. And I also had the blessing to have... They're my Siksha Gurus also. Yeah, I would be lost without them completely. And also have the blessing to have initiation by my Guru Maharaj. Okay, so I find myself in a point that I'm in difficulty. Dico che faccio gli omaggi a Das Prabhu Krishna Roka, che sono i miei Siksha Guru, e ho avuto anche la benedizione di avere iniziazione al mio Guru Maharaj. Però mi trovo un momento cruciale. That is that I am in the outside world, okay, I can choose my friends. The world is very wide, is big. So I can choose people that have my same interests and my same character. And we do the things in the same way. We have the same values. We have the same background in a kind of way. Dico che nel mondo esterno ho sempre potuto scegliere i miei amici secondo quelli che sono, abbiamo le stesse abitudini, le stesse passato, abbiamo le stesse opinioni, gli stessi gusti. But now we are in the devotees family, okay?
I really find myself sometimes in great difficulty in handling with people because maybe I don't understand them and maybe they don't understand me. Perché magari non li capisco, loro non mi capiscono. The point is that I can actually choose people that I really feel like being with. Il punto è che non siamo così tanti da poter scegliere la persona che effettivamente vuoi stare vicino. And since for the last period, sorry, some very difficult things happened. I find myself a tendency to visto che ultimamente tante cose difficili sono successe e mi trovo in difficoltà e voglio chiudermi, like I want to stay at home, keep my bag at a time, keep my job up, listen to my Gurma lessons, and I don't want to have to cope with anyone. E non voglio avere a che fare con nessuno. Like, in a kind of way, this thing that we are in lockdown, it helps me because I don't have to cope with people. In qualche modo il fatto che siamo in lockdown mi aiuta perché non devo avere a che fare con le persone. Because I found that in what I thought would be a real spiritual family, perché ho trovato quello che pensavo che fosse una vera famiglia spirituale, people that hurt me more than outside. Persone che mi hanno ferito di più che fuori. And manipulating the scriptures, manipulating Krishna, manipulating by Sri Prabhupada's words. Persone che hanno usato, manipolato le parole di Krishna, di Prabhupada e delle scritture. So, I don't really, they say that you should have association with devotees, dicono che devi stare con i devoti, but I'm in a phase that I really don't want to. Ma sono una fase che veramente non lo voglio. Okay, I have these very close friends, they are really good friends, molto vicini, but I would just want to keep them. I don't want to have, the rest of the world can just vanish. Voglio solo che tenere loro, il resto del mondo può sparire. Do my service to interact with other people doing service, because also there are problems. Voglio fare il mio servizio personale, non voglio avere a che fare con che lì ci sono problemi. So I really am in this very crucial point, and so I would like to have your advice about it. Thank you. Thank you for opening your heart. So, as I quoted, Srila Prabhupada told Yamuna Devi and Dinatarni, association can be 2 or it can be 200. Come Srila Prabhupada ha detto Yamuna Devi e Dinatarni, l'associazione può essere con 2 o con 200 persone. We don't have to have masses of people in our association. Non è necessario avere masse di persone nella nostra associazione. But whenever you're in one of those situations with masses of people, you can be always chanting Krishna's holy name and praying to Krishna, how can I become the servant of the servant of the servant? Ma anche quando ci troviamo con una massa di persone intorno a noi, dobbiamo sempre pregare Krishna, cantare i giri, dire come posso essere il servitore dei tuoi servitori. But at the same time, we have our own intimacy and our closest, most trusted friends, which could be one person or 2 people only. Ma al tempo stesso abbiamo anche la nostra intimità, i nostri amici più intimi. Può essere una persona o 2 persone solo. So those boundaries are very important. Quindi questi limiti sono molto importanti. And it's said that healthy people have boundaries that keep the good things in and the bad things out. Ha detto che ci sono le persone che tengono le belle cose dentro e le brutte cose fuori. And unhealthy people have boundaries that keep the bad things in and the good things out. Mentre le persone non salutari, poco salutari, mettono i confini, dei limiti, allora tengono le brutte cose per se stessi e le belle cose davanti agli altri. So I think we're all in the same boat like that. You know, we're all individuals. There are people in the Krishna consciousness movement
that are not my intimate friends, but I have to respect them also, that they're taking steps on the path of bhakti. Penso che siamo tutti individuali, abbiamo i nostri amici intimi, ma non tutti sono i nostri amici intimi, però dobbiamo rispettarli e mantenere i giusti confini. But the intimacy of your heart can be shared with one or two people, and that's fine. Ma l'intimità del tuo cuore può essere condivisa con uno o due persone. Krishna has blessed you with Siksha gurus who you admire and love, and a guru who you admire and love. Krishna ti ha benedetto con dei Shiksha guru che tu ammiri e che ami, e con un guru che tu ammiri e ami. So that's all right. You're an individual, I'm an individual. We can't, you know, I'm not Krishna that I can love all living beings in the same way without limit, right? Io sono un individuo e anche tu sei un individuo. Non siamo come Krishna che può amare tutti allo stesso modo. But we can try to respect each one as a part and parcel of Krishna. Ma possiamo cercare di dare rispetti a tutte le parti e particelle di Krishna. And just try to tolerate them, even though they may be in another universe from the way I think. E cercare di tollerarli, anche se sono su un altro universo rispetto a quello che io penso. Prabhupada wrote a letter to someone, some temple president who was complaining about one devotee in the temple. Srila Prabhupada rispose alla lettera di un presidente del tempio che si stava lamentando di un devoto del tempio. And Prabhupada said, try to tolerate him the way I am tolerating you. Prabhupada gli disse, cerca di tollerarlo allo stesso modo in cui io sto tollerando te. So some people, we just have to fold our hands and say, Hari Bol, I honor the differences. I honor all the wonderful ways in which you are different from me. Hari Bol. Quindi con certe persone possiamo solo unire le mani e dire io onoro la differenza che c'è tra me e te, siamo diversi, però ti onoro lo stesso. Isn't that one of the wonderful things about Italian cooking? That every Italian mama has a different version of the recipe, right? Non è forse la stessa cosa con la cucina italiana, che ogni mamma italiana ha la sua ricetta personale. Right? Like in France it's either right or it's wrong. Right? Come in Francia, la ricetta o è giusta o è sbagliata. But in Italy, there's more individuality. Mentre in Italia c'è più individualità. So we can, Haribol, honor the differences and keep intimacy for those dear friends who I love. E quindi possiamo dire Haribol, onorare le differenze, ma mantenere la nostra intimità per quelle poche persone strette. I hope that's helpful. Spero che questo sia di aiuto. Haribol. Yes. I confirm that also in Greece, everywhere your mom is the best to cook whatever and knows the best on the other. Yes, right, definitely. Haribol, thank you so much. Haribol. So there are many people saying thank you for the wonderful class and for the questions. And someone said that Nandi Rupaka Mataji also had the experience of walking early in the morning, chanting japa, and seeing a man come out of a bush. She started screaming Rishingadev, and then a police car came from nowhere, and the man ran away. Then Mataji Varshana says that she's so happy to see us again after all this time. Mm-hmm. And of course, everyone says thank you. They also want to know how can they be informed about your future classes. Uh-huh. So you can look at urbandevi.com and see what you find there. You can sign up for the Urban Devi WhatsApp group, urbandevi.com, and it's also on Facebook. You can go to Facebook also. Allora, per conoscere le future lezioni di Mataji Rukmini, Devi Dasi, potete andare su urbandevi.com e anche su Facebook con Urban Devi la potete trovare. Urban Devi, thank you. Wonderful. Thank you. There is another question. Hare Krishna, omaggi Shila Prabhupada, i miei omaggi, grazie mille per questa meravigliosa lezione.
Ho avuto l'opportunità di incontrarla anni fa, è veramente una persona dolcissima e contagia di sorriso anche a chilometri, si vede anche su Zoom, insomma. She thanks you for your beautiful class, for your sweetness, for your wonderful smile. She could feel all this even through Zoom. Allora, la domanda che vorrei fare durante questa lezione anche ben 2 volte ha menzionato un discorso che Srila Prabhupada fece a un Prabhu dicendo che le donne sono già differenti, quindi non aggravare la situazione. So, in the course of your lecture, you mentioned a few times that Srila Prabhupada said to the devotees, women are already different, so please don't aggravate this point. Nella Gita, Krishna dice, io della donna sono l'intelligenza. In Bhagavad Gita, Krishna says, I am the intelligence of women. Non dice l'intelligenza dell'uomo in genere, sono della donna, non del devoto maschio. He doesn't Ma say I'm the intelligence of man, he says I'm the intelligence of woman. Quindi dov'è il problema della nostra diversità, di quale Srila Prabhupada ne parla, e dove il riscontro su quello che, almeno dalla traduzione italiana della Bhagavad Gita, c'è scritto che l'intelligenza cioè della donna Krishna è la sua intelligenza. So where does the problem arise? Where is it written? Where does Srila Prabhupada say that there is a difference or that women should be inferior? I think this is what she means. If Bhagavad Gita says that the woman is the intelligence of Krishna, is Krishna's intelligence. Non so se mi sono fatta spiegare bene, nel senso... Stavo anche leggendo un'altra domanda nel frattempo sulla chat. Tu cosa vuoi dire? Dov'è il problema? Perché la donna è considerata inferiore se Krishna stesso dice io sono l'intelligenza dell'uomo? Ma più che altro anche Srila Prabhupada ha sottolineato il fatto che la donna è differente, c'è già una differenza. In quale differenza si sta, di quale differenza sta parlando? Perché Krishna dice che la donna sono intelligenza, quindi se della donna lui è intelligenza, qual è il problema? Perché Srila Prabhupada dice che siamo differenti? E perché questa differenza deve essere così pesante? Lo so, Prabhu, hai ragione. So even Srila Prabhupada underlined that women and men are different. So where is this difference? Why is it so heavy? Why is it so heavily felt that there is a big difference? If Krishna says that I'm the woman's intelligence. You know, this has always been there. I mean, even you can read writings by the Romans. I guess they were some of the original Italians, the Romans. There's something in some Roman writing where he says, we can't let the women become educated because then who will clean the house? È sempre stato così anche già per noi dai tempi dei Romani, perché i Romani scrivono tante volte, ma se la donna fa le stesse cose nostre, chi è che pulirà la casa? But the fact is, here's what I'd like to say. Srila Prabhupada uses words in a very particular way. Ma il punto che voglio fare è che Srila Prabhupada dice questo in un motivo molto particolare. These days we understand that there are many, many different kinds of intelligence. There is emotional intelligence. Noi dobbiamo capire che ci sono molti tipi di intelligenza. C'è l'intelligenza emotiva. Sometimes women have more emotional intelligence than men. Sometimes men might be clueless in a certain situation emotionally. E le donne solitamente hanno più intelligenza emotiva degli uomini, mentre gli uomini in certe situazioni possono mostrarsi anche molto crudeli. But if we're going to live in society, we have to be able to honor the differences. Ma se vogliamo vivere nella società, dobbiamo onorare le differenze. Like maybe if you're a mom or if you have kids, you might notice that your kids have a very different type of intelligence than you have.
E così come quando siamo delle madri, abbiamo dei figli, possiamo vedere che magari hanno un'intelligenza diversa dalla nostra. There's something called kinesthetic intelligence. C'è una cosa chiamata intelligenza cinestetica. There's mathematical, analytical intelligence. C'è l'intelligenza matematico-analitica. I think there are supposed to be like 12 or 15 different kinds of intelligence, right? Ci sono almeno 12-15 tipi di intelligenza diversa, vero? So the bottom line is if we're going to live in society, we have to be able to honor each other's differences. Quindi in ultima analisi, se vogliamo vivere nella società, dobbiamo onorare tutte queste differenze. If my sink or toilet backs up, I don't know how to fix that. Se qualcosa a casa mia si rompe, un elettrodomestico o altro, io non so come aggiustarlo. I have to honor the person who can come and help me with my flooding situation and fix the problem. Io devo onorare la persona che viene ad aggiustarmi i tubi e risolvere il problema. I'll tell you a beautiful story. Once in Mayapur, all the sewer systems backed up and there was human excrement flooding the fields all around the temple. Vi racconto una storia. Una volta a Mayapur si sono rotti i tubi e è uscita fuori tutta la fogna, gli escrementi umani in tutto il tempio. And so someone, maybe a teacher, had the bright idea, we should get the Gurukula boys to clean this up, to unclog the drains. Oh, e qualcuno ha avuto un'idea così, doveva essere un maestro. Facciamo venire tutti i bambini della Gurukula a pulire lo sporco. So all the little boys were in the field with their dhotis hiked up, wading through this human excrement, trying to find where to unclog the drain. E quindi questi piccoli bambini erano lì nei campi con i loro doti tirati su, in mezzo alla melma, cercando di capire da dove era venuto fuori tutta quest'acqua. And Srila Prabhupada was looking at this from above on the balcony. He was looking at this situation. E Srila Prabhupada in piedi sul balcone e stava guardando, osservando tutta questa situazione. And he saw these boys and he said, "This is Brahman, willing to do any service for Krishna. This is a real Brahman." E Srila Prabhupada, guardando i bambini, disse: questo è veramente essere brahmana, essere desiderosi di fare qualsiasi servizio per Krishna. So that kind of jettisons or throws away all material distinctions of what it means to be a devotee. Quindi questa affermazione spazza via ogni possibile affermazione di ciò che significa essere veramente devoti. So the point of your question and what I'm trying to communicate is that we have to really, in human society, be able to honor the differences. We have to honor all living beings. We have to honor the animals and the earth and the people of different cultures and colors. Quindi il punto che voglio farvi, che voglio comunicare, è che dobbiamo onorare tutto in questo mondo, tutte le culture differenti dalla nostra, tutti gli esseri umani e anche gli altri esseri viventi, gli animali, le piante, la terra e anche persone di colore diverso, di specie diversa. Otherwise we can just all blow up in a smoke of atomic war. Altrimenti potremo tutti scoppiare con una bomba nucleare, tutto il mondo. Women have to be respected, men have to be respected, children have to be respected and heard, the animals have to be respected, the earth has to be respected. Gli uomini devono essere rispettati, le donne, i bambini devono essere rispettati e ascoltati, gli animali, la terra. But if I'm demanding respect without commanding respect, then that becomes a problem. Ma se io domando rispetto, allora questo può diventare un problema. Esigo rispetto, se esigo rispetto. No, the real way to change society is by making that shift. How can I serve you? How can I honor you? How can I respect you? And how can I respect our differences? And how can I hear the ways in which you're different from me and honor those ways? E quindi il vero modo per cambiare la società è come posso fare questo cambiamento di paradigma
e chiedere come posso onorarti, come posso rispettarti, come posso rispettare le differenze tra me e te. I hope that's a little bit helpful. Spero che questo sia un po' d'aiuto. There was a question by Madhu Kishori. Also a devotee, a male devotee says that yes, Prabhus must also be sober in their behavior. But now there is a question from Madhu Kishori, Devi Dasi. She's been practicing Krishna consciousness for 10 years. And she has experienced that sometimes relationships among devotees can be indeed covered by anarthas, such as assumptions, differences of... Ma questa l'ha già fatta Madhu Kishori, l'ha scritta ma poi l'ha fatta lei. Ah, ok, sorry. Sì. Se vuoi ce n'è un altro di domanda di Antonio Coppola. Antonio Chiede, Coppola. è una domanda breve. Secondo lei esiste una relazione fra tutti i culti religiosi e tutti questi diversi percorsi religiosi portano alla stessa finalità? Do you think there is a relationship between different religious paths and do they all bring to the same object, target? In my opinion, there are saints in every tradition, and there are materialistic people in every tradition. La mia opinione è che ci siano santi in ogni tradizione e persone materialiste in ogni tradizione religiosa. The materialistic people are the ones who give bad name to all religion. Quelli materialisti sono quelli che danno un brutto nome alla loro religione. Yeah, sometimes there are imposters who come to a certain religious path for some ulterior motive. A volte ci sono degli impostori che arrivano a un sentiero spirituale per i loro motivi personali. So again, we have to use our discretion and our discrimination. Where can I find the true nourishment for my heart in association of deep friendships, of trust and nourishment in Krishna? Per questo dobbiamo utilizzare la nostra discrezione, discriminazione per pensare dove posso trovare vero nutrimento con associazione di vere persone, di veri devoti. Someone might, be full of hate, but then there are saints in all traditions is my point, Qualcuno potrebbe anche essere pieno di odio, però ci sono anche santi nelle tradizioni, nella stessa tradizione. Tutte le tradizioni. In tutte le tradizioni, diceva. In tutte le tradizioni. Anita Giuliana has a question. Anita Giuliana, alias Aitakshi, Devi Dasi. You have said in the lecture that we have to listen to our psyche. It is very unusual to hear this in a devotee circle. Could you elaborate more about this? We are used to hear, don't listen to your mind. Thank you. Aitakshi dice, hai detto nella tua lezione che dobbiamo ascoltare la nostra psiche. È molto inusuale sentir questo in un cerchio di devoti. Puoi elaborare più su questo punto? Noi siamo abituati a sentire, ci dicono, non ascoltare la tua mente. Grazie. The more we chant the holy name, the more these anarthas or obstacles in our lives and our service will bubble up to the surface. Più recitiamo i santi nomi, più gli anarta, tutti i condizionamenti verranno in superficie come delle bolle. Right? It's not that we become servants of our mind running everywhere by the dictation of the mind. Non è che diventiamo servitori della mente e corriamo dietro a tutti gli ordini della nostra mente. But by listening deeply to the holy name, we develop a sensitivity to understand what I may be doing wrong in my speaking or in my service. Ma se ascoltiamo profondamente i santi nomi, sviluppiamo una sensibilità che ci porta a capire cosa sto facendo di sbagliato, quali sono i miei problemi. Because Krishna is sitting in our hearts
And he is the source, he says in the Gita, he's the source of remembrance, knowledge, and forgetfulness. Perché Krishna è seduto nel nostro cuore, come dice la Bhagavad Gita, egli è la fonte del ricordo, della dimenticanza e dell'oblio. It's like the example of sharpening the sword, right? If you're going into battle, you have to sharpen the sword. È come l'esempio dell'affilare la lama. Se andate in battaglia dovete affilare la lama. We have to attune our instruments. If we want to become an instrument of Krishna, we have to tune our instruments to be able to be in harmony with Krishna's symphony. Oppure dobbiamo intonare il nostro strumento. Se vogliamo entrare da Krishna, nel regno di Krishna, dobbiamo accordare il nostro strumento per essere in armonia con la sua sinfonia. Right. So we are, none of us are an island. We live in harmony with community, with the world. So we have to tune ourselves to be able to hear the Supreme, hear ourselves, and hear others. Deep listening, deep listening. Nessuno di noi è un'isola, quindi per vivere in una comunità, in comunione col mondo, dobbiamo ascoltare noi stessi, le altre persone e Krishna, con profonda unità. I hope that's helpful. Spero che questo aiuti. I think we should let you go. It's been a long class. You have to take your lunch. Lunch. Thank you all so much. Thank you for. Thank you so much. I hope it was We'll helpful. invite you again if it's all right. Okay, it was wonderful to be with you. But I think you speak Italian with an American accent. Is it true? Yeah. Yes. What can we do? Thank you so much. It's really an honor to be with you. And I love all of you devotees so much. And I long for the time when we can come back and be with you again. So We thank love you too. I was so happy to see you after time. And please send my love to Anuttama Prabhu also. I will. He'll be very happy to receive your pranams. And yeah, it's wonderful to be with all of you. And I hope I haven't said anything too radical that's going to make the sky fall or burn the house down. We have to all try to live in the house together that Srila Prabhupada built. So thank you. And I'll send those things to you, Tradas Prabhu. Stavo leggendo un'altra domanda. Comunque credo che abbia detto che anche se la casa brucia, anche se ci sono problemi, dobbiamo rimanere nella casa che Srila Prabhupada ha costruito per noi. Arrivo. Arrivo. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. Ma grazie a Rukmini, devi, dasi. Thank you. Buonasera and buonanotte. I don't know what time it is there. Hare Krishna. Buonasera, Hare buonanotte. Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Arrivo. Grazie mille. Arrivo. Grazie. Thank you very much. Thank you. This is the best part, Mata. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Kamania, you speak Italian. Stand it. Arrivo. Thank you all so much. Thank you. Thank you. Grazie Chitra Mataji. Grazie mille. Grazie per la traduzione. Il miglior traduttore al mondo. Beautiful translation. Hare Krishna. Vero, è vero. Grazie Chitra. Hare Krishna. Arrivo. Sì.